Okay, hello everybody. We're here from Gangchen Labrang, Lama Gangchen's house in Albagnano di Bay. Yeah, and we're in his personal gompa. Yeah, so we're going to do some more prayers, some more Guru Yoga to connect with him, and then we're going to, share some more of his precious teachings. Okay, but first we're going to do, and here's Carmen. One second, yeah. Today we're going to do Italian translation, by the way. Okay. Spanish we have anyway because Carolina from Santiago, she's translating on the Spanish Facebook of our groups. Portuguese, I don't know how we can organize exactly. Next time I do, we'll do one day Italian, one day Portuguese, okay? Anyway, we'll see, no? Okay, so we're going to do this, okay? Preliminary practice. Okay. Namo Guru Pye, Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya, Namo Guru Pye, Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Namo Guru Pye, Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya, Namo Triratnaya. Sanke Joda Soki Jonamla Janchu Badu Dani Kyasuchi Dagi Jinsoki Pesonanki Drola Penji Sanke Drupasho Sanke Joda Soki Jonamla Janchu Badu Dani Kyasuchi Dagi Jinsogi Pesonanki Drola Penji Sangye Drupasho Sangye Chuda Sogi Chonahamla Janchu Badu Dani Kyasuchi Dagi Jinsogi Pesonanki Drola Penchi Sangye Drupasho. In the Buddha, Dharma, and Sangha, we go for refuge until enlightenment. Through the practice of generosity and the other perfections, may we become Buddhas for the benefit of all beings. Nel Buddha, nel Dharma e nel Sangha prendo rifugio fino all'illuminazione. Con la pratica della generosità e delle altre perfezioni possa io ottenere lo stato di Buddha per il beneficio di tutti gli esseri senzienti. Semchen tamche dewa dan dewe gyudan denpa gyuchi. Semchen tamche dunyel dan dunyel gi gyudan dewa gyuchi. Semchen tamche dunya mepe dewa dami dewa gyuchi. Semchen tamchen yeri jadani dan drewe tamyon la nepa gyuchi. Semchen tamche lusen gidu nale soshi trayun lusen dewa dan tempa gyuchi. Semchen tamchen also tochin china no chu Koyu dashi samane gyuchi. Semchen tamche dansa buli gikedo dadan chinagi. Shide dan dukun denpa gyuchi. May all beings have happiness and its causes. May all beings be free from suffering and its causes. May all beings never be separated from the great happiness that is beyond all misery. May all beings dwell in equanimity
unaffected by attraction to dear ones and aversion to others. May all beings recover from the sicknesses of mind and body pollution and enjoy relative and absolute health now and forever. May all beings relax in a pure and healthy outer and inner environment now and forever. May all beings enjoy inner and world peace now and forever. Possano tutti gli esseri senzienti avere la felicità e le sue cause. Possano tutti gli esseri senzienti essere liberi dalla sofferenza e dalle sue cause. Possano tutti gli esseri senzienti essere inseparabili dall'estasi priva di dolore. Possano tutti gli esseri senzienti dimorare nell'equanimità, liberi da pregiudizi, avidità e odio. Possano tutti gli esseri senzienti guarire dalle malattie, possano purificare il corpo e la mente inquinati e godere di perfetta salute relativa e assoluta, ora e sempre. Possano tutti gli esseri senzienti rilassarsi in un ambiente esterno ed interno puro e sano, ora e sempre. Possano tutti gli esseri senzienti avere la pace interiore e godere della pace nel mondo, ora e sempre. Tamche duni sashida semala sohome padam la tanya bedurye rashi jampone gyuchi la dami chupeze no sushantani kitru kusanchu trilaname Nake kanku kya gyushi. Om Namo Bhagavati Benzasara Pramadane Tathagataya Arate Samya Sambuddhaya Tayata Om Benze Benze Maha Tetsa Benze Maha Vidya Benze Maha Bodhicitta Benze Maha Bodhi Mandopa Samkramana Benze Sawakama Avarana Vishodhana Benze Kuncho Sungi Tempada Sangye Danjanchu Sempa Tanche Gijingi Lada Soni Yonsu Sopena Danchempoda Choki Nampada Gisangi Mikya Pedoshi Dashini Gyuchi. By the truth power of the three jewels and the blessing of all the Buddhas and Bodhisattvas, as well as by the great strength generated by the two accumulations and the power of the pure and inconceivable Dhammadhatu, may these offerings become real. Per il potere della verità dei tre gioielli e con le benedizioni di tutti i Buddha e Bodhisattva, come pure per il grande sforzo generato con le due accumulazioni e il potere del puro e inconcepibile Dharmadhatu, possano queste offerte diventare reali. Malusem chen kungi gyuchi du te puje mi se jonze la dona malu yandan ke gyupe chonden ko chene di she su so Gosun gupe gone chase lo no sha yi tru chupa malupu Tomene sati tu tang che sha Kepa gewanam la jeyira Kowa mato badule shune Drowa chuki kolo kowadam Dashe jena janchu chempo no Sajipuki jushi metodra Rira rishi ni te gempadi Sangye shintu mi te bowahi Drokunanda shila chupasho Idam guru ratna mandala kam niryatayami Lama gyalwa shakya tupala chaselo Chutu kyaso chiwo jingi latu so Om Muni Muni Maha Muni Shakya Muni Soha Om Muni Muni Maha Muni Shakya Muni Soha Om Muni Muni Maha Muni Shakya Muni Soha. Good mantra.
Om Gate Gate para sangati bodhisoha. Tayata Om Gate para sangati bodhisoha. Tayata Om Gate para sangati bodhisoha. Om Bekanse, maha bekanse, ranza samugate bekansa yesoha. Om bekanse, maha bekanse, ranza samugate bekansa yesoha. Om Bekanse Maha bekanse, ranza samugate bekansa yesoha. Om Maitreya, maha Maitreya, Harya Maitreya soha. Om Maitreya, maha Maitreya, Harya Maitreya soha. Om Maitreya, maha Maitreya, Harya Maitreya soha. Om Karuna, maha Karuna, Harya Karuna yesoha. Om Karuna, maha Karuna, Harya Karuna yesoha. Om Ahum Karuna, maha Karuna, Harya Karuna yesoha. Om Tare Tures mama ayu punya gyana pushin kuru yesoha. Om tare ture mama ayu punya gyana pushin kuru yesoha. Om Tare Ture mama ayu punya gyana pushin kuru yesoha. Om Tare Ture soha. Om tare ture soha. Om tare ture soha. Korwa Vale tare ma. Tutara igedrol. Ture na medrol. Drol mayula chaselom. Tarema, mother that liberates from samsara. Tutare, you liberate from the 8 fears. Ture, you liberate from all sicknesses. To you, the great liberating mother, I prostrate. Tarema, madre che libera dal samsara. Tuttare, tu che liberi dalle 8 paure. Ture, tu che liberi da tutte le malattie. A te, grande madre liberatrice, io mi prostro. Om mani padme, 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 om mani padme. Om Bhageshwari, 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 om Bhageshwari. Bhageshwari, om Bhajapani, 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 om Bhajapani. Om Arapasanadi, om Arapasanadi, om Arapasanadi, om Arapasanadi, om Arapasanadi, om Arapasanadi, Om Bhajasato Asamaya Manupalaya Bhajasapate no Patita Jidome Bawa Sutokayo me Bawa Supokayo me Bawa Anurato me Bawa Sawasidi me Prayas Sarva Karma Sutta me Citan Shriyan Kuru Hum Ha 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 Om Bhagavan Sarva Tata Bhajama me Mutta Bhajabawa Mahasamaya Sapaha Hum Pe Mimeta Vete Rezi Drime Kempe Wampo Jampaya Dupo maluja de sawedan kacheke pesu de zokapalo sandra peshabla sowate namo guru pye namo buddhaya namo dhammaya namo sanghaya namo triranaya. Om Jetsuma. Om Jetsum. Om Jesuma pamadrol machaselo. Chapse Domanium Apamo, Johnny Gachilo Dandrema, Chite Sugo Chakesheki, Ingesa Chawalani Juma, Chate Donke Dawakuntu, Gawagani Chapeshema, Kamarata Zapana, Kiratu Chewe Urabama, Chate Sagochanaki, Pemechani Nampagema, Chipasatu Katushiwa, Sampasante Chayunima, Chate Deshi Petuto, Dayanam Pagawachuma, Malo Parojipato, Pegyawisaki Shitutema,
Jatse Tutarahuni Ke Dadanchudana Gagama Chite Dupo Shakinente Lupame Padupanyuma Jatse Geshima Latsampa Lunana Tawajuchuma Chaborula Disanandan Najitsuki Kundetuma Jatse Kashancha Tapeki Parotukuraptu Choma Yoke Yoke Shakinente Mebatu Pashitu Barma Jatse Tureji Pachempo Duki Pawana Pajoma Jukeshani Donete Tawota Chemalusoma Jatse Conchosun Socha Gesuma Tukana Pagyema Maluchoke Kologyan Peraki Yuki Tunanchuma Jatse Ratuga Vajipe Uke Uki Chavape Ma Shipara Shetutara Idu Danchite Vatutsema Jatse Sachenga Vetsonan Tachagu Panima Choge Yoge Ige Hungi Pompatan Chena Padroma Jatse Davedu Povo Gyang Patan Cheshidu Barma Pedrona Upamele Tapashidu Orasema Jatse Kapeta Memeta Bavetane Unane Ma Yoke Yoke Kuneko Gedra Ipulina Pajoma Jatse Sajingola Chagi Chigi Duki Shakidu Ma Choge Jatse Ige Wangi Ripadu Ponanige Jatse Demage Mashima Yagi Deshisha Yunima Soa Undayanda Dempe Dimpacha Bojo Panima Jatse Kune Kuraga Wedra Iluina Pagema Ige Chubengani Ko Peripa Humledro Manima Jatse Tureshani Dampe Ungina Besabonima Rira Mandara Dambi Jete Sunayo Wanima Jatse Laito Inam Perita Tajananama Tarani Chopeki Getuna Malo Palisema Jatse Laito Nagyar Pola Damia Chitema Kune Kuchaka Wajiki Tsudani Anga Pasema Jatse Nimada Wagyempe Chani Pola Orasema Arani Jotutarai Shinto Japorina Sema Jatse Tanyezuna Kope Shive Tudaya Dadema Todarula no Jitsona Champature Rajoni Matsawende Kito Padi Dan Jatse Wanini Susachi Contare tutare ture soa ontare tutare ture sontare ontare tutare ture sontare tutare ture sontare tutare ture sontare tutare ture sontare Ontare tutare ture soa andumi chiwe sewa towanande imola jetundro maku sewa tone chita pelchonte Cimeri nudu basho Maritze mamso 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 O Maritze mamso Okay. Losangya wa kungi yeshe ni chitu jime gyatse simpezo raja kiko gyatsu chante ko trinchen la mesha la solwa de Oma Guru Vajra Dara Sumati Gyana Shasana Dara Samudra Shibhadra Sarvasiddhi Om Guru Vajradhara Sumati Gyana Shasana Dara Samudra Shibhadra Sarvasiddhi Om Guru Vajradhara Sumati Gyana Shasana Dara Samudra Shibhadra Sarvasiddhi Lucio Zampo Pelgyuta Shipa Tu Chetem Petrile Yanuda Pegyetro Lozam Pezem Pacem Aden La Mesha La Solvade Om Guru Vajradhara Sumati Muni Shasane Karma Utabhadanye Sri Bhadra Vasamahanya Sawasiddhi Maguru
Vajradhara Sumati Muni Shasane Kamam Uttabhadanye Shri Bhadram Vasamahanya Sawasidi Maguru Vajradharan Sumati Muni Shasane Kama Uttabhadanye Ribhadra Vasamanya Sawasidi Method to develop the inner guru. Dagi jetsu lama tuje nyanta dala tuje zisuso kepesha zadara tenduso oyo sungi na waseduso sejini ne sowa depese dechenkolo usune shune ila sampetu de malupa kemelungi dupa jingilo Soni sodenti trusha pese dungine ke yisole shune Nache soni yosu sopata cherante po jawa jingilo Chanchu pagini seduke tu ni upeme se utrusune Chanchu trupe gaje turkishi tuke dela trupa jingilo Dagilo na chela chepada chumi sanjun gempa shiwada chunan tupe tudu malupa pemelungi tupa jingilo dona dene sera tanchedan dichi padu neka tanchedu rese kyamne lama kierentu tuje changi dala shisusu Kunkya dewe nyanta dalana jetsuna me tuje rakone Kudan sungina wadra medu nyasunya we kyo santo pasho Kyewa kuntu yantana madan drame chuki pelalo chuchi Sadananki yante razone doche changi gopanyu dusho Pakyake kudandagilu, pakyake sudandagima, pakyake tudandagi, doyame chitu jingilo. Makyake kudandagilu, makyake sudandagima, makyake tudandagi, doyame chitu jingilo. Lama Kien, Trincenza we Lama Kien, Kyabne kuntu Lama Kien, Trincenza we Lama Kien, Kyabne kuntu Lama Kien, Trincenza we Lama Kien, Kyabne kuntu Lama Kien. Kyoni lama, kyoni da, kyoni kadro cho kyonte. Dene zunche janchu badu, kyomi kyashe mitsowe. Didam badu chimetaya, tuje chankyu zuzola. Si shinji drono drukunso, Tengi droso bajo sum, kyoni lama, kyoni idam, kyoni kadro kyonte, dene sunte janchu badu, kyomi kyashe misowe.
Didam Bado Chimetaya Tuje Chakyuzun Sola Si Shinji Drunadrukunso Tangi Droso Bachosun Kyoni Lama Kyoni Dam Kyoni Kadrocho Kyonte Dene Sute Janchu Badu Kyoni Kyashemi Sowe Didam Badu Chimetaya Tuje Chakyuzun Sola Si Shinji Drukun Tengi Droso Bachosu. By the force of having requested 3 times, nectars and rays, white, red, and dark blue, stream forth from the centers of our holy Guru's body, speech, and mind, one by one and then together, and they absorb into our own 3 chakras individually and then together. The 4 obstacles are purified, the 4 pure empowerments are implanted, and the seeds of the 4 pure Buddha bodies are received, and a smiling emanation of our Guru dissolves into us, and we're blessed with inspiration. Per la forza di aver fatto tali richieste per 3 volte, raggi di luce e nettari di colore bianco, rosso e blu scuro si emanano dai centri del corpo, della parola e della mente, quindi il chakra del capo, della gola e del cuore e del Guru. In questo modo si emanano raggi di luce e nettari dei 3 colori, prima simultaneamente e poi uno alla volta. Questi entrano nei nostri 3 chakra corrispondenti prima individualmente e poi simultaneamente. In questo modo sono eliminati per noi i 4 ostacoli e sono ottenute le 4 iniziazioni e messi i semi per ottenere i 4 corpi del Buddha. Una replica, un'emanazione sorridente del nostro Guru si dissolve dentro di noi. In questo modo siamo benedetti e pieni di ispirazione. Okay, now we imagine Rinpoche stays in our heart, yeah? Okay, like our spiritual company forever, okay? Immaginiamo che Rinpoche sta al nostro cuore come la nostra compagnia spirituale e ciò è per sempre. Ama Guru Vajradhara
Sumati Muni Shasane Kama Uttabadanye Sri Bhadra Vastamahanya Sawasidi Maguru Bhadradara Sumati Muni Shasane Kama Uttabadanye Sri Bhadra Vasamahanya Sawasidi. Okay, so okay, Flavia, can you come here 1 minute, please? So, okay, I just want to say something to my our Portuguese friends, our Brazilian friends. Yeah, okay. Now today we're speaking in English and Italian, okay, and we have a Carolina in Santiago who's somehow through Facebook is translating live. No idea how this happens, but somehow, yeah. So maybe this we can organize in Portuguese as well, you know. Don't ask me how, I have no idea. Yeah. Simultaneous. Maybe some of our friends, don't ask me how, but anyway, our friends in Brazil, in Sao Paulo and our other Dharma centers, maybe you can organize the same thing like they're doing in Santiago. So all our Spanish, somebody who speaks very good English, yeah. So you can translate, yeah. Can book, maybe somebody can. Okay. Então, hoje será hoje será em italiano e inglês, mas no Chile estão fazendo uma tradução simultânea pelo Facebook em espanhol. Então, fica a sugestão, de repente, no futuro, de se organizar e fazer isso também em português. Yeah, don't ask me how. I don't know. Just speak with the people from Santiago. I have no idea. But anyway, if they can do, you can do too in Brazil. Então, de repente, o pessoal no Brasil se organizar e conversar com quem está fazendo em Santiago para entender como que funciona. Carolina. Carolina. Yeah. E que é bem interessante fazer isso nos vídeos. Okay. Because also we have to do in Italian for our Italian friends, no? You know? Anyway, so hello everybody, yeah? So, okay, we're going to talk a little more today. Well, we're going to talk every time, no? About Rinpoche's ideas. So, we've been talking, no? About the Rinpoche always said, you know, there was Buddha's life, yeah? Like, and it was very interesting, the Lalita Vistara, but we need actually to remember also what happened for us with Rinpoche. It's like our modern Lalita Vistara, yeah? Solitamente Rinpoche diceva spesso il fatto che la storia del Buddha, come per esempio espressa nella Lalita Sutra, è molto interessante, molto ispirante, e però anche noi abbiamo delle storie di vita con Rinpoche, delle esperienze nostre, e anche queste sono interessanti allo stesso modo. However, these days I say very briefly the story of the Buddha, no? Didn't I? Okay. Sì. In questi giorni abbiamo parlato della storia della vita del Buddha. And Gangchen Rinpoche, he always used to say that, of course, we know that the Buddha's first teaching was the first turning of the wheel of the Dharma was at Sarnath near Varanasi, yeah, the Four Noble Truths, yeah, okay, all Buddhists know that, yeah. But Rinpoche said actually the Buddha's first teaching was on the way to Varanasi and he met two Burmese merchants, yeah. So today I looked in the Lalita Vistara Sutra and also in our astrology practice book, yeah. And I thought we'd talk about that because Rinpoche mentioned very, very many times about that, didn't he? So many times he mentioned this, at least 100 times he talked about this, yeah? Quindi Rinpoche là era solito ripetere tantissime volte, l'ha ripetuto, il fatto che tutti i buddisti, tutti conoscono il primo insegnamento, diciamo ufficiale, conferito dal Buddha dopo aver raggiunto l'illuminazione, fu a Sarnath vicino a Varanasi, e l'insegnamento fu il giro della prima ruota del Dharma, il primo giro della ruota del Dharma, e l'insegnamento era quello delle 4 nobili verità. Però Rinpoche l'ha ripetuto tantissime volte che il Buddha, ancora prima di arrivare a Sarnath e dare l'insegnamento sulle 4 nobili verità, sulla strada incontrò 2 mercanti.
birmani di Burma, giusto? E a loro ho detto l'insegnamento di astrologia praticamente. Quindi Lama Caroline ha cercato nel testo della Litavistarea questa storia, e anche l'ha cercato nel nostro libro di pratiche di autoguarigione astrologica NALSO. Because also Rinpoche, he's kind of encouraged us somehow to use these Tante volte ha incoraggiato a fare queste pratiche astrologiche nel corso degli anni. Also there is in Self-Healing Tool, the first part. Beginning there's a lot, no? The whole first section is these 7 astrological healing practices. By Rinpoche with you, and then... Well, actually his idea, no? I just write it down. Certo. Before that time never heard anything of such things, no? E quindi queste pratiche astrologiche sono i sutra del Buddha, che sono contenuti in questo libretto che si chiama Pratiche di guarigione astrologica. All'interno di questo libretto, e comunque anche nel libro Autoguarigione 2 di Lama Gangchen, la prima parte sono pratiche astrologiche. Alcune sono pratiche NALSO confezionate da Rinpoche stesso all'epoca con l'aiuto di Carolina, di Lama Caroline, la quale scriveva molto rapidamente quello che lui diceva, e lei dice che effettivamente lei stessa non aveva mai sentito queste storie, per cui è molto bella quella parte della pratica composta proprio da Rinpoche, è un'autoguarigione astrologica proprio NALSO. So, for example, so why do we use astrology in Buddhism? Because it's useful, like the weather report, okay, it's like the weather, no? The weather of interdependence, no? Nel buddismo si usa tantissimo l'astrologia, è come le previsioni del tempo, quindi spiega l'interdipendenza dei fenomeni anche meteorologici, anche astrologici, pianeti, eccetera. Okay, so anyway, these are some of my notes. I've got hundreds and hundreds of notes of what Rinpoche said, fortunately. So he said, for example, Rinpoche said, the infinite stars and constellations are like our galactic neighbors, It's like our outer environment, So we want to have a good relationship with them and take care of our environment, When there's an imbalance in the outer world, in the heavens, let's say, it reflects on us, So this is why we do these kind of practices, these kind of meditations, to create a good relationship with them, Quindi Lama Caroline leggeva un appunto scritto da lei, lei scriveva quello che Rinpoche la diceva, insegnava, e c'è per esempio in questo antico appunto si dice, Lama Gangchen dice che tutte le infinite stelle e le costellazioni sono come i nostri vicini galattici, e quindi il nostro ambiente galattico, quindi il nostro ambiente appunto stellare, cosmico, e quindi è necessario anche con questi vicini avere una buona relazione, e questo lo si fa per esempio prendendosi cura dell'ambiente. E quando c'è uno squilibrio nella nostra relazione con i pianeti, le stelle, le costellazioni, eccetera, ciò si riflette inevitabilmente sulla nostra vita, e quindi è molto importante prendersi cura di questo tipo di rapporto, di questa relazione. Okay, now this is me speaking, Okay, so the outer world, we're part of the universe, We have the same elements and energies inside of us as the rest of the universe, because we're made of the same things, no? So therefore, when the elements in the universe are out of balance, it affects us, It's much bigger than us, So we try and by doing these kind of meditations, we try and bring our small energy into harmony with the big energy of the planets of the universe, Perché l'universo, i pianeti, l'ambiente esterno è composto dagli stessi elementi di cui siamo composti quindi tutti noi. Quindi quando c'è uno squilibrio a livello degli elementi esterni, a livello per esempio delle costellazioni, le relazioni tra i pianeti, o semplicemente l'ambiente naturale esterno, quando c'è uno squilibrio in quel mondo cosmico, galattico, esterno comunque a noi, inevitabilmente questo si riflette su di noi, sulla nostra vita, ci dà degli effetti. Quindi con queste qual è il punto? Il punto è che con queste meditazioni di autoguarigione astrologica si cerca noi stessi, con la nostra meditazione, con la nostra concentrazione, eccetera, cerchiamo di portare una buona energia anche a livello planetario, quindi creiamo questa interdipendenza positiva che è benefica quindi sia per il mondo esterno che per noi. Anyway, so the origin of all the astrological practices in Buddhism actually is the questions of these 2 Burmese merchants to the Buddha on the way to Varanasi, actually. Quindi l'origine di tutte le pratiche astrologiche del buddismo risiede proprio nelle domande che questi 2 uomini d'affari fecero al Buddha mentre lui camminava andando verso Sarnath dopo l'illuminazione.
And like, if you read everybody has the internet now, if you read now the astrological provisions of the last few months, you can see, now we have a big astrological imbalance, So maybe we should try and use these kind of practices, yeah? Probabilmente questo è un periodo in I mean, cui... Rinpoche prepared a lot of this for us, Sì. so we should use, no? Sì. Yeah? Questo è un periodo in cui tutti possono vedere, anche semplicemente andando in internet a guardare i siti di astrologia. È evidente che questo è un periodo estremamente faticoso, estremamente difficile, questo a livello proprio planetario per tutto il mondo, e Rinpoche là ci ha insegnato queste pratiche di guarigione astrologica proprio per aiutarci, e dobbiamo utilizzarle. Questo è uno di quei momenti in cui sono particolarmente necessarie. Yeah, so, okay, these are some notes I took from Rinpoche like 10 years ago, but I just thought it was interesting what he was saying. He said, Rinpoche said, it's like now we say we have no time, yeah? To do all these practices, we don't want to do, they're too old-fashioned, yeah? And we're too busy with our computer, our phone, and our TV, yeah? Okay? So nowadays we're not really using these kind of profound energies, yeah? In realtà oggi siamo tutti troppo occupati con i computer, i telefonini, eccetera, eccetera. Queste pratiche, queste energie profonde, raramente le utilizziamo, non tanto. But Rinpoche said, fortunately, our group, our Nelso group, we are learning something of these practices. So he hoped that something would remain of these energies, of this lineage, yeah? Ma Rinpoche là era anche solito dire che per fortuna il gruppo di praticanti Nalso fa queste pratiche, le mantiene in vita e quindi manterrà in vita questa tradizione, il lignaggio Nalso. And he said, like to everybody, I give you permission to use and teach this, yeah? E Rinpoche l'ha anche detto, do a tutti voi il permesso di utilizzare queste pratiche e anche di insegnarle ad altri. Through the Nelso system, of course. Col sistema Nalso, chiaramente Yeah. qui parliamo. And please save this, keep this energy somewhere, Quindi per favore mantenete viva questa energia da qualche parte, in qualche modo. Because otherwise, if you look at, this is all Rinpoche's words, if you look at the modern life, it looks like we're just losing everything. He said, even nowadays, the food, there's no energy, even we don't have natural food anymore, yeah? Rinpoche diceva anche oggi si stanno perdendo questo tipo di energie profonde, sottili, per esempio persino il cibo oggi è privo un po', diciamo così, di energia. And it says nowadays we have so many ideas and so many doctors and so many chemical and herbal medicine, but there are more and more sicknesses appearing. And there's many things that doctors don't know, yeah? Rinpoche anche diceva, lei sta leggendo appunto questi appunti di circa 10 anni fa, che oggi ci sono, sì, c'è tante medicine, tanti tipi di terapie, tanti tipi di medici, medicine naturali, medicine chimiche, eccetera, eccetera, e tante idee per risolvere i problemi, le malattie, però ci sono anche sempre più malattie, sempre più squilibri. And he said that nowadays, our sicknesses are coming from the environment, yeah? Why? Because we harm the environment, then there's coming some reaction, no? Quindi lui diceva, le nostre malattie in buona parte oggi vengono proprio dall'ambiente, poiché abbiamo danneggiato l'ambiente, questo crea delle reazioni che dà a noi altre nuove malattie. So he said, so it said we're losing many ancient systems, yeah? But if we lose them, then in the future we really won't know how to deal with things, yeah? E Rinpoche aggiungeva, stiamo perdendo tanti sistemi, tanti metodi antichi e un giorno senza di questi non sapremo più come fare. So it said in the future there'll be many more questions, many more doubts, yeah? Because we're losing our solutions, yeah? In futuro ci saranno, diceva sempre Rinpoche, sempre più domande, sempre più dubbi, perché stiamo perdendo anche le soluzioni. So he said, this is why I'm asking my group, my Nelso followers, to continue with all this kind of ideas and method and puja and practice and this kind of wisdom, yeah? Per questo chiedo al mio gruppo, ai seguaci della tradizione Nalso, di utilizzare questi sistemi, queste pratiche, questi metodi e utilizzarli anche affinché non vadano perduti. Yeah, and why I request you to record everything I'm saying, yeah? Because in the future you will need a record of all this, yeah? Okay. È per questo che vi chiedo, dice Rinpoche, di registrare tutto quello che dico, perché in futuro ci sarà bisogno di questi appunti, di queste registrazioni. Yeah. Anyway, so that was like 10 years ago, Circa 10 anni fa, Rinpoche diceva ciò. Yeah, and so it was, anyway, so.
I just thought, I mean, I have hundreds and hundreds, fortunately, yeah, because Rinpoche encouraged us since 30 years to write down, and then the tape, and then all kinds of media. We record almost not everything, but many things that Rinpoche said, yeah. Per fortuna, grazie all'incoraggiamento di Rinpoche, negli anni sono state registrate molte sue lezioni, oppure presi appunti. Lama Caroline stesso ha sempre preso moltissimi appunti dall'insegnamento di Rinpoche, e ci sono un sacco di registrazioni sui vari supporti che sono stati fatti negli anni. So therefore somehow we can accurately repeat, share what Rinpoche actually said over here. Per questo motivo abbiamo la fortuna di poter condividere quello che Rinpoche ha effettivamente detto. Okay, so Rinpoche always said that in the first teaching of the Buddha was to the two Burmese merchants on the road, no? So here on the Lalita Vistara Sutra, which actually is illustrated on Borobudur, that Rinpoche likes so much, it's explained, yeah? It's actually, if you're interested, if you have a copy of this, Rinpoche's book, yeah, Seeds of Peace, Lalita Vistara, it's panel 103, yeah? Okay, so also if you go to Borobudur, and by the way, yeah, we intend to continue going to Borobudur each year, yeah, okay? Rinpoche liked so much and found so important Borobudur that somehow, not sure how, but we will continue the Nalso pilgrimage each year to Borobudur, okay? Certo. Like Lama Michelle, myself, and all friends who like to come, very welcome, and we'll continue to do all those practices there, okay? Quindi, tornando all'argomento del giorno, è il sutra dell'insegnamento che il Buddha ha dato ai due mercanti sulla strada per Sarnath. E due mercanti, questo insegnamento appunto menzionato da Rinpoche molte volte di astrologia, e questo è tratto dalla sutra Lalita Vistara. Lama Caroline mostrava questo libro, magari alcuni di voi ce l'hanno ricevuto magari da Rinpoche là. Sono appunto questo libro riporta le riproduzioni dei pannelli di Borobudur della Lalita Vistara, quindi della vita del Buddha, e quello di cui stiamo parlando oggi, l'insegnamento ai mercanti, è il pannello 103. Per quanto riguarda Borobudur, visto che è capitato l'argomento, Lama Caroline ci tiene a dire che i nostri pellegrinaggi con Lama Michelle e Lama Caroline per Borobudur continueranno. Tutti noi. E quindi coglie l'occasione per invitare chi volesse andare, unirsi al gruppo, i pellegrinaggi a Borobudur con tutte le pratiche, eccetera, al modo di Rinpoche continueranno in quest'anno, nei prossimi anni. Quest'anno ormai è già passato, è già stato fatto, nei prossimi anni, quindi tutti siete invitati a partecipare, a venire. Continuerà. Rinpoche piaceva tantissimo Borobudur, ha enfatizzato sempre tantissimo l'importanza. It's like the place of the origin of the Nalso lineage, no? Di fatto Borobudur è il luogo di origine del lignaggio Nalso. Okay, because Rinpoche had many special visions there in 1992, which encouraged him to start to share these precious teachings with many friends all over the world. In particolare Rinpoche ha spesso raccontato che nel 1992 ha avuto lì a Borobudur tante visioni, tante conferme, e quindi ha deciso di insegnare la pratica di autoguarigione tantrica Nalso, e quindi questo è il motivo per cui Borobudur è così importante per la tradizione Nalso. Okay, I'll summarize what it says, this part of the Lalita Vistara, yeah? Okay. Sì. So, the Buddha, has attained enlightenment, yeah? Siddhartha has become Shakyamuni, and I've said, no? At the first 7 weeks, he sat there thinking, wow, this is amazing, yeah? As you would, no? 7 weeks, like, oh, incredible, no? Yeah. So it says in the 7th week, yeah, the Buddha was sitting under the Bodhi tree, yeah? And two wealthy merchants from Burma called Trapusa and Balika approached, yeah? E quindi il Buddha, dopo aver raggiunto l'illuminazione, era il principe Siddhartha, diventò Gautama Buddha, Buddha Shakyamuni, e dopodiché per 7 settimane rimase in meditazione e a godersi, diciamo, questa esperienza straordinaria. Dopodiché dopo 7 settimane, si avvicinarono a lui questi due mercanti di Burma, il cui nome era Trapusa e Balika. Okay, so they had like this huge merchant caravan, yeah? Okay, and they had 100 like carts, yeah? Like with pulled by cows, by oxen, yeah? With many things that they were bringing to India to sell, yeah? Questi mercanti avevano una carovana lunghissima con circa 100 carri trainati da
come si chiama, insomma, da bovini, da tori e mucche, ed erano strapieni di merci da portare in India. Okay, so and also they used to, it's nice, they said that they never used to hit the cows, you know, to make them go. They used to give them flowers, yeah? And so they used to feed them flowers to get them to carry on, yeah? It's nice. Ed era molto carina questa immagine, perché questi mercanti, invece che picchiare, diciamo, istigare l'animale a camminare, gli davano dei fiori in modo da farlo procedere verso il fiore, no? Quindi è molto bella questa. Okay, so they're actually in Bihar state, passing through the rainforest, yeah? So they got near where the Bodhi tree, where the Buddhas sat under meditating, yeah? Okay? Erano in una stata del Bihara e quindi passarono vicino all'albero della Bodhi, sotto il quale il Buddha stava meditando. And when they got near, all the wheels of the carts went into the mud and got stuck, yeah? E quando si So they couldn't avvicinarono move, yeah? al Buddha che era seduto lì in meditazione, le ruote di tutti i carri affondarono nel fango e non poterono più And they muoversi. said this is really strange, yeah, because always it's been really easy to cross this land, and now all of a sudden our wheels are stuck in the mud. Capirono Yeah? che c'era qualcosa di strano, perché erano sempre passati da quella terra con estrema facilità, e invece adesso i carri si erano tutti fermati nel fango. So they got lots of lotus flowers. They thought, oh, maybe the cows need more food, no? So they give flowers to the bulls to get them to pull the carts out, but they ate the flowers and nothing happened. Yeah? E quindi dettero alle mucche che trainavano i carri un sacco di fiori, pensando che avessero bisogno di più fiori per camminare, più fiori da mangiare, e invece nulla successe, perché i carri rimasero nel fango. So they said that this is really strange, unusual. So they sent 2 riders ahead on horseback to look what was happening. Yeah? E quindi capirono che c'era qualcosa di strano e mandarono 2 persone a vedere lì davanti cosa succedeva, cosa c'era di strano. Okay, but then they came back and said, well, actually, there's somebody sat under a tree, yeah? So they all got off their carts and go and have a look what's happening, yeah? Queste 2 vedette tornarono indietro e raccontarono ai mercanti che c'era semplicemente un uomo che meditava seduto sotto un albero. So they got off their ox carts and went to have a look at this person, yeah? And when they approached the Buddha, yeah, they were overwhelmed by his brilliance, his radiance. They thought maybe this is a deva, a god, you know, under this tree, yeah? E quindi i 2 mercanti decisero di scendere dal loro carro, andare a vedere questa persona che meditava, e non appena si avvicinarono al Buddha furono invasi dalla radianza straordinaria del suo corpo e pensarono, ma questo chi è? Un dio o qualcosa del genere? Deva, huh? Un deva. Like the word deva in Sanskrit means shining one, and it's where the word dio comes from in our language, yeah? La parola deva in sanscrito significa colui che brilla, colui che ha brillantezza, e la parola dio deriva da deva sanscrito. Anyway, so he was kind of shining with a light around him, but as they got nearer, they saw he was wearing saffron clothes, yeah, the clothes of a renunciate, yeah. They thought, oh, he's a shramana, a monk, yeah. Then they thought, okay, let's offer him something to eat, as is the custom of India, no? Quindi lo videro che emanava questa brillantezza straordinaria, e il Buddha vestiva le vesti color zafferano, quindi i mercanti capirono che era un monaco, uno sciamana, e pensarono di offrirgli del cibo. So, okay, they have like 100 carts full of stuff, yeah? So they go to one of the carts and they get honey and cakes and sugarcane, yeah? Okay, a lot of things from Burma, no? So to make a beautiful meal, yeah? Portavano merce alimentare da Burma, e quindi gli offrirono miele, honey and sugarcane, you know? Sugarcane is sai che non lo so cosa è. La canna di zucchero. Canna da zucchero. Yeah? And the inside is like very sweet, the juice, you know? Canna da zucchero, Yeah. sì. Miele, canna da zucchero, quindi dolci. Okay, so they came and offered this food, yeah, and like this, yeah. But then the Buddha thought, this is the first he hasn't eaten since he's got enlightened, yeah. So then he said, actually, you know, the previous Buddhas, they always accepted food in a begging bowl, yeah. So I thought, okay, it's not appropriate just to receive from my bare hands, yeah. Sì. Quindi loro offrirono a mani nude questo miele, questo zucchero di canna, no, zucchero di canna da zucchero, e il Buddha pensò, ma i Buddha prima di me hanno ricevuto il cibo in una ciotola, e quindi non posso prenderlo con le mani nude. Okay, so then the 4 guardian kings of the world, yeah,
of the 4 directions, they thought, this is our chance, yeah? They're 4 gods, yeah? Okay. So they zoomed down to the earth, and each one had a beautiful bowl, like, take my bowl, yeah? And one had, here's a gold bowl, please have my gold bowl. The other said, oh no, I have a lapis lazuli bowl, yeah? This one, oh, I have a diamond bowl, yeah? E quindi le 4 divinità like, my bowl, delle 4 direzioni pensarono che fosse il momento giusto per loro e quindi si affrettarono tutti e 4 i protettori delle 4 direzioni si affrettarono a portare una ciotola al Buddha e quindi ciascuno di loro ne aveva una bellissima d'oro di lapislazzuli e fecero la corsa a chi riusciva prima di tutti gli altri 3 a dargli la ciotola. Prendi la mia che è d'oro, no? Prendi la mia che è di lapislazzuli, eccetera. No, but then si affrettarono. But then the Buddha was not accepting, so they thought maybe you want something more simple. No, he's a monk, no? Ma il Buddha non accettò e capirono che forse era un monaco e magari voleva una ciotola più semplice. So then they come back with a beautiful, each one with one beautiful stone bowl, yeah? E quindi ciascuno di loro 4 tornò indietro con una ciotola di pietra. And each stone, it was made of a special stone which had the quality of being indestructible, yeah? E questa pietra aveva la qualità di essere indistruttibile. Okay, so then these 4 gods come back with 4 stone bowls saying, my bowl, my bowl. E quindi le 4 divinità delle direzioni tornano con 4 ciotole cercando di dare al Buddha la propria. Prendi la mia, no? Prendi la mia. Okay, so then he said, okay. But the Buddha didn't want to hurt any of their feelings, yeah? So he said, okay. So he actually took all 4 bowls and they dissolved into one, yeah? Okay. E quindi il Buddha non voleva dispiacere a nessuno dei 4, quindi prese tutte e 4 le ciotole che in un colpo diventarono una sola. But he said to the first one, he said, because you offered me this bowl, you will become an excellent vessel to receive the Dharma, yeah? E il Buddha disse al primo protettore delle direzioni, poiché mi hai offerto questa ciotola, diventerai un recipiente eccellente per ricevere il Dharma. To the second one, he said, because you offer me this, your mindfulness and your wisdom will never decrease, yeah? Al secondo disse, poiché mi hai offerto questa ciotola, la tua presenza mentale e la tua saggezza non diminuiranno mai. And to the third one, he said, because you offer me this bowl, you'll develop a specially pure mind and be praised by humans and gods, yeah? Al terzo disse, poiché mi hai fatto questo dono, realizzerai una mente particolarmente pura che loda praise the Buddhas. You will be praised by humans and you gods. Will be praised. E tu sarai adorato da umani e divini. To the fourth one, to Virupaksha, the Lord of the Nagas, he said, by offering me this bowl, yeah, with your pure motivation, you will develop incredible punya, merit, good fortune, yeah, okay? Il Signore dei Naga disse, svilupperai un'incredibile quantità di meriti e di buona fortuna. Okay, then he went like that and all 4 bowls dissolved into one. Yeah? Le 4 ciotole si dissolsero diventando una unica ciotola. Okay, so now, yeah, now the Buddha had this suitable vessel, yeah? So now the two Burmese merchants, yeah? They took like a lot of like ghee, yeah, from many cows. Yeah, I mean they had like 200 cows, you know, they have a lot of ghee with them, yeah. So they make this beautiful bowl of ghee, yeah. E quindi adesso il Buddha aveva una ciotola, a questo punto 2 mercanti riempirono questa ciotola con un ghee. Ghee sarebbe una bevanda fatta di yogurt straordinario, in quanto avevano... It's like clarified butter, yeah? Ghee, sorry, yes. Ghee è burro chiarificato. E quindi i mercanti offrirono al Buddha questo burro chiarificato perché avevano tutte queste mucche con loro, quindi avevano un burro, un ghee straordinario. So anyway, so the Buddha accepted this bowl full of ghee from the 2 Burmese merchants, and he said that in a previous life, yeah, you both prayed that when a bodhisattva achieved enlightenment and became a Buddha, you would be the first ones to offer him food, yeah? E quindi i 2 mercanti gli riempirono la ciotola di ghee e il Buddha disse a loro, perché nelle vite precedenti avevate fatto questa promessa che quando un bodhisattva fosse diventato un Buddha, voi sareste stati i primi ad offrirgli del cibo.
And you prayed that once he'd eaten your food, he would begin to turn the wheel of the Dharma to teach Buddhism. Yeah? E voi pregaste affinché, finito di mangiare il vostro cibo, lui avrebbe girato la ruota del Dharma dando insegnamento. So anyway, he said, and this is an excellent omen that you could offer me this ghee made from all these many cows. Yeah. Quindi è un auspicio straordinario il fatto che mi abbiate offerto questo ghee fatto con il latte di tante mucche. So the Buddha accepted it, yeah? Ate the ghee, and then he went like that and threw the bowl up, and it went up, and it disappeared, yeah, into the sky, yeah? E quindi il Buddha mangiò tutto questo ghee, dopodiché lanciò la ciotola verso l'alto e la ciotola sparì nello spazio, nel cielo. Because the Deva, Subrahma, caught the bowl and it's like, oh great, the Buddha's bowl, and took it off to the Deva realms. I Deva immediatamente la acchiapparono e se la portarono nel reame dei Deva come un preziosissimo gioiello. Okay, so then the Buddha said, yeah, this is actually the origin of all these astrological practices, yeah. Questo episodio con i due mercanti next part, what è the proprio Buddha l'origine said. dell'insegnamento sull'astrologia. So the Buddha said to the two merchants from Burma, yeah, may the blessing of all the devas, all the gods be with you, yeah. E quindi il Buddha disse ai due mercanti, possano le benedizioni dei Deva essere con voi. May you always have success. Possiate voi avere sempre successo. And may benessere, may well-being surround you like a garland. Yeah? E possa il benessere circondarvi come una ghirlanda. May you have glory on your right hand and glory at your left hand. Yeah? Possiate voi avere gloria nella mano destra e gloria nella mano sinistra. When you travel to the east, may the constellations of the east protect you. Yeah? Quando viaggiate verso est, possano le costellazioni orientali proteggervi. When you travel to the south, may the constellations of the south protect you. Yeah? Quando viaggiate verso sud, possano le costellazioni del sud proteggervi. When you travel to the west, may the constellations of the west protect you. Quando viaggiate verso ovest, possano le costellazioni occidentali proteggervi. When you travel to the north, may the constellations of the north protect you. Quando viaggiate verso nord, possano le costellazioni del nord proteggervi. And as a result of your pure prayers and offerings, in the future you will become Buddhas called Madhu Sambhava. Yeah? Come risultato delle vostre preghiere pure e delle offerte, in futuro entrambi diventerete vittoriosi chiamati Madhu Sambhava. Which in Sanskrit means something like the collected essence of sweetness, yeah, because they wanted to offer like sugarcane and ghee, no, to the Buddha, yeah. Madhu means sweet in Sanskrit. Madhu significa dolce in sanscrito, quindi questo nome Madhu Sambhava significa l'essenza della dolcezza. Mm-hmm. Okay, so the two Burmese merchants, Trapusa and Balika, were obviously completely delighted by the Buddha's prediction and took refuge in the Buddha and Dharma and entered the Buddha's path. Yeah? They were the first ones, actually. Yeah? Quindi Trapusa e Balika, i due mercanti, furono deliziati dalle predizioni del Buddha e quindi immediatamente presero rifugio e diventarono suoi discepoli. The first two disciples. I primi due discepoli. Even before the five monks in the deer park. Yeah? In realtà sono stati nella storia della vita del Buddha i suoi primi due discepoli, veramente, prima ancora dei 5 monaci del parco. Anyway, Rinpoche always used to tell this story. He used to like telling that, didn't he? About how the first, and from this come out all this like Tashi Segpa, like in our Nelso Tantric Sutra of the 10 Directions. We have many of these sutras to purify astrological misfortune. Yeah, okay. Quindi era il nostro Rinpoche là, è sempre piaciuto molto raccontare questa storia del primo insegnamento sull'astrologia dato dal Buddha ai due mercanti, e per questa ragione che abbiamo tante pratiche insieme con le pratiche Nelso di guarigione astrologica. Ci sono questi sutra come quello delle 10 direzioni di cui abbiamo letto un frammento adesso, o Tashi Tseppa che vuol dire il cumulo dei buoni auspici. Yeah. So anyway, so sometimes we should do, no? And actually we have a very beautiful, anyway, it's in Nelso Tantric Self-Healing too. Presumably all of you watching this, you have that, no? At the beginning, there's 7 astrological practices.
actually even that is enough. And Rinpoche always said, you know, even if you just do Yam Ram Lam Bam Shuddhi Shuddhi Soha, that's actually enough, yeah? Yeah. To Yam Ram Lam Bam Shuddhi Shuddhi Soha means taking care of the 5 elements, yeah? Anyway, yeah. Quindi Rinpoche ha detto tante volte che queste pratiche astrologiche sono molto importanti, in particolare nel libro Autoguarigione 2, che forse molti di voi possiedono. La prima parte contiene proprio le 7 pratiche di autoguarigione astrologica composte da Rinpoche stesso, e poi ci sono anche alcuni mantra di guarigione astrologica, e quindi Rinpoche ha sempre enfatizzato molto l'importanza di queste pratiche. Comunque ha anche insegnato che Yam Ram Lam Bam Shuddhi Shuddhi Soha è una pratica breve di guarigione yeah, the most brief, you know, like, because in all Rinpoche practices we're always doing like Yam Ram Lam Bam, we did millions of times, no? And hopefully we do millions more, yeah. And he said that you can just do that, and that's the essence of astrology anyway. E lui ha detto che la pratica di purificazione dei 5 elementi, come Lama Caroline ha mostrato, è l'essenza proprio della pratica di purificazione astrologica. Quindi è sufficiente anche solo questa. Anyway, or if you like very complicated things, you can do Kala Chakra, yeah, and we can do the whole sadhana with 734 deities. We have that too every winter, don't we? Yeah. You like doing very long things. Se volete fare cose più complesse per la purificazione astrologica, potete fare la pratica di Kala Chakra con la visualizzazione delle 740 divinità e cose del genere. Quindi se volete, ci sono anche le pratiche molto complesse. But anyway, what Rinpoche said in those notes that I was reading before is that actually why I was teaching all this is we're going to need it. That's why, you know. And he always used to say a lot, yeah, that for example, when he made the environment book, he said, actually, I'm doing this in the future, things are going to be more difficult, yeah? You got and Vajrapani and all these things. He said, you and the next generations, you're going to have much more difficulties than we had, yeah? So therefore, I'm teaching all these methods, so life is more easy, yeah? So you can deal better with what you have to face, yeah? Rinpoche l'ha anche ripetuto diverse volte che in questo momento storico, ma ancora di più in futuro, saranno estremamente importanti queste pratiche astrologiche. Per esempio l'ha detto anche prima di insegnare realizzare la pace con l'ambiente, quindi anche lì si parla appunto dei 5 elementi, eccetera. E Rinpoche ha ripetuto tante volte che noi adesso in questo momento storico, ma ancora di più in futuro, ci sarà sempre più bisogno di queste pratiche, ci saranno sempre più problemi, più difficoltà, e queste pratiche saranno sempre più importanti e vitali. However, we shouldn't take this in a all doom and gloom kind of thing, yeah? We shouldn't feel depressed with that. You know, what it means is Rinpoche has given us many tools, you know, so actually we can deal better. We have so many solutions, yeah, because, well, we can see like recently with the casino that the world's facing, yeah? Everything looked okay, but I mean, but one thing and everything's falling to pieces, isn't it? Yeah, the economy, everything, yeah? So it means as Rinpoche said, we need new solutions, new way of dealing with things, yeah? Comunque non dobbiamo con questo discorso deprimerci, Madonna, che triste, che siamo messi male, che situazione, no. Il motivo per cui Lama Caroline sta ripetendo queste cose è proprio per ricordarci che noi disponiamo di tantissimi strumenti, e questi strumenti ci servono e ci serviranno sempre di più. Abbiamo visto anche in questo momento storico in cui sembrava tutto ok, che tutto più o meno funziona, tutto bene, eccetera, poi in un attimo è successo il patatrac, no? E quindi si capisce che queste pratiche non sono degli strumenti che noi abbiamo e dobbiamo usarli, possiamo usarli, e sono e saranno sempre più utili. Because one thing Rinpoche used to talk about a lot is how we can create the future Shambhala society, isn't it? Like when we did the Kala Chakra retreats, every winter, yeah? And so there's this idea, they have various predictions, that in 400 years we will reach the age of Aquarius, according to the Vedic calendar, and we'll be in the Shambhala society. But Rinpoche said, actually, this depends on us and all other positive groups doing something, doesn't it, yeah? And also it doesn't have to be 400 years, it can be faster, yeah? Quindi c'è questa tradizione che è scritta anche nel Tantra di Kala Chakra, che tra 400 anni ci sarà l'era di Shambhala, in cui le energie positive avranno il sopravvento in qualche maniera. E comunque, dice Lama Caroline, non dobbiamo necessariamente aspettare questi 400 anni, perché come Rinpoche l'ha sempre detto, l'importante, cioè
inizierà, si dice una predizione, l'era dell'acquario in cui le Mhm. forze del male saranno sopraffatte dalle forze del bene. Ok, tutto bene, però Rinpoche ha detto più di una volta, non c'è neanche bisogno di aspettare tutti questi anni, Mhm. perché se gruppi che fanno cose positive come il nostro lavorano, questo può avvenire anche prima. Mhm. Okay, so now we're in this really weird moment of like our lives, aren't we, where everything is blocked, you know? Actually, one thing I didn't read in the Rinpoche, I was reading Rinpoche's notes, and he said, you know, one day everything's going to collapse, you know? Yeah? And we were always like, oh, I'll just ignore that bit, you know? And we said, we hope he's not serious, you know, so we used to think when he said things like this. But okay, so now that we have this global situation, yeah? So it's like, okay, as we emerge from this pandemic and all these things, it's like, we have to try and go in a better way than before, isn't it? Yeah, not just everything's worse and everything's blocked and everything's poor. And we have to we and many other positive people, environmentalists, many different groups together. We have to find a way to make the world a better place. Yeah. Comunque Rinpoche aveva detto a un certo punto il mondo collasserà, e noi magari pensavamo, sta esagerando, non può essere, ma sì, vabbè, però non esagerare. Actually no, we were just like this. We don't really want to hear this. O semplicemente non volevamo sentire e quindi ci coprivamo gli occhi e le orecchie, non volevamo sentire questo tipo di discorsi così, diciamo, tra virgolette, catastrofici. Però in realtà il punto non è quello di deprimersi. Per esempio in questo momento che stiamo vivendo il lockdown e questa esperienza molto particolare, anche qui noi come praticanti, come gente che cerca di fare delle cose positive, eccetera, eccetera, non dobbiamo farci deprimere, c'è questa tragedia, che brutto, tutto chiuso, non posso fare niente, non posso andare, non posso venire. No, non è questo che dobbiamo fare, dobbiamo invece seminare cose positive e trasformare anche la cosa, capire come possiamo migliorare. Per esempio ci sono anche i gruppi ambientalisti, ci sono tantissimi gruppi di persone che lavorano in una direzione positiva per cambiare in qualcosa in meglio, cioè può essere una chance per cambiare qualcosa in meglio, questo è il punto. Quindi noi dobbiamo facciamo parte di questo tipo di gruppi, quindi non dobbiamo farci prendere dalla tristezza e dalla depressione, ma invece operare. all this that, you know, Rinpoche's ideas, no, like his projects, you know, like non-formal education, peace education, all this about regenerating village cultures like Albagnano. He was like, had all these ideas how we could do in the future, didn't he? Rinpoche ha messo tantissimi semi in questo senso, no? Ha dato tante istruzioni, per esempio l'educazione non formale, l'educazione alla pace, ha parlato tanto di rivitalizzare la vita dei villaggi, la vita rurale. Qui ad Albagnano, per esempio, ha sempre detto dovete dare energia a questa. Quindi ha dato tante di queste idee e soluzioni già. Also, yeah, by the way, Rinpoche is going to come back. Yeah, Cozy, can you pass me one of those soft toys over there, please? Can you pass me one of those, I don't know what they are, hippopotami or whatever those things are over there? Example, yeah? I want to show you all something, yeah? Okay? Okay, for example, yeah? Okay. Okay, look. Okay, look. Rinpoche is coming back, yeah? Okay. Rinpoche actually already got all these toys for his next life. Yes, this is true. Yeah, okay. We have Rinpoche's Labrang is many of this everywhere. Pandas, all kinds of things. No, yeah. And this you may think is let me explain to you. Rinpoche explained to me like this. He told me like this. Yeah. When he was with Kyabje Song Rinpoche, who is very high, famous Lama, okay? And Rinpoche was the attendant of Kyabje Song Rinpoche for 7 years, okay? And he says, as Kyabje Song Rinpoche became old, towards his 80s, actually as he become towards passing away, what he used to do is go around and buy toys. And he went and bought many things like this, and he put in his Labrang, yeah? And Rinpoche thought, that's really strange. Why is he buying all those toys, you know? And that's true. And then afterwards he realized he was buying them for himself, yeah? Quindi Lama Caroline ci tiene a farvi vedere questi giocattoli, cioè questi peluche che sono di Rinpoche, e lui ne ha tantissimi, nel Labrang ce ne sono un sacco, abbiamo anche altri animali, panda, eccetera. E Rinpoche ha raccontato una volta a Lama Caroline, lui è stato attendente di Son Rinpoche, un grandissimo lama del secolo scorso, Rinpoche è stato suo attendente per 7 anni. A un certo punto, quando ero piuttosto anziano, usciva e comprava giocattoli e Rinpoche gli chiedeva, ma
Cioè, perché? It's like very serious, you know, some very serious velati, senior già lama, fatto. yeah? Why are you In buying realtà toys? era un grandissimo lama, estremamente serio, e quindi sembrava un po' strano. E poi capì che li comprava per se stesso, per la vita prossima, la vita successiva, che quando sarebbe stato un bambino. Quindi con questo Lama Caroline vuole dire Rinpoche torna. Okay, not just this, also many other things that Ce ne Rinpoche sono un said here. sacco. Yeah, okay. So not just because of this, many things Rinpoche comunque, said anyway. a parte i peluche, Rinpoche queste cose le ha dette, e quindi Lama Caroline dice tornerà, tranquillo. Yeah, so anyway, so Rinpoche for sure will come back and continue with all this in the future, yeah? Okay. Tornerà e continuerà con tutti noi in futuro. I mean, I don't know, like, I think we have to just keep, Rinpoche anyway said, you know, no need to feel miserable is what he actually said, isn't there? Just carry on with our practice, no? Comunque, come Rinpoche ha detto, dobbiamo andare avanti con la pratica, non sentirci tristi, avviliti, niente del genere, semplicemente proseguire con la pratica. They're actually really funny, some of these. Anyway, so like this. So anyway, so the Buddha, the first two disciples were the two Burmese merchants, and actually in the Buddha's lifetime, actually many of the people who were attracted to the Buddha were from the merchant class. Yeah, they weren't Brahmins and people like that. Yeah, okay. E comunque, a parte questi due mercanti della famosa storia dell'insegnamento sull'astrologia, il Buddha ha avuto anche tanti altri discepoli, gente che gli chiedeva, faceva domande per le quali lui insegnava, e anche altri mercanti, uomini d'affari, gente di questo tipo. Yeah, so anyway, so I just felt like sharing that with you. Rinpoche shared that to us many times, and then what did he say? When the Buddha got to Sarnath and he met the 5 monks, 5 shramanas who was practicing yoga before, the ones who'd rejected him when he took the yogurt, the ghee from the milkmaid Sujata, yeah. So anyway, he met them and he said, you know, please, I'd like to share something with you, yeah. And then he taught the Four Noble Truths, and this is the official beginning of Buddhism, isn't it? Yeah? The first turning of the wheel of Dharma. Yeah? Quindi l'inizio ufficiale, diciamo così, quello conosciuto nella storia, nella letteratura, come il primo insegnamento del Buddha, il primo giro della ruota del Dharma, è l'insegnamento che lui ha dato a Sarnath sulle 4 nobili verità, e questo insegnamento fu dato dal Buddha ai 5 yogi, ai 5 Shravana, quindi ai 5 monaci che un tempo, in precedenza, in quella stessa vita, erano stati gli yogi che lui aveva incontrato nella foresta e con i quali aveva meditato, e i quali poi si erano scandalizzati perché lui a un certo punto aveva accettato lo yogurt che gli fu offerto da, come si chiama la signora? Sujata, e quindi loro, scandalizzati che il Buddha invece di meditare avesse accettato l'offerta di yogurt, si allontanarono, e invece poi si sono rivisti a Sarnath e lui ha dato loro il primo insegnamento, le 4 nobili verità. Okay, so also the Four Noble Truths, the first turning of the wheel of Dharma, Rinpoche used to explain in a very nice way related to the word Nelso, yeah? You know Rinpoche's teachings, they're all called like Nelso, yeah? Okay? Nelso lineage, Nelso teachings, yeah? So he used to explain linked to that word Nelso, yeah? E Rinpoche aveva anche un modo molto bello, molto originale di spiegare le 4 nobili verità in relazione con l'insegnamento Nelso, e quindi forse molti conoscono questo, comunque we're going to say it anyway. Lo diciamo. Okay, so the word Nelso in Tibetan, it's like the word relax in English, yeah? Okay. Nelso in tibetano è come relax in inglese. So it means something like to recover your energy when you're tired and sick, and you know, to refresh and renew your energy, okay? In pratica Nelso significa rigenerare, rinfrescare, rinnovare le proprie energie quando si è stanchi, affannati, malati, inquinati, eccetera. Okay, so Rinpoche always explained, the Four Noble Truths is there is suffering, there's an origin, there's a cause of suffering. It's possible to achieve nirvana, which is total peace and freedom, and there's a path to that. Yeah, that's the Four Noble Truths. Yeah? Okay. Le 4 nobili verità sono: la prima è la verità della sofferenza, la seconda è la causa della sofferenza, la terza è il nirvana, la pace, quindi aver superato la sofferenza, e la quarta è il sentiero che conduce al nirvana, alla pace. But Rinpoche, Lama Gangchen used to explain like this. Okay, the word Nelso is like the word, let's say, relax in English, yeah? Okay. E
Quindi Rinpoche spiegava che la parola nal so è proprio come la parola relax in inglese. Okay, so the first, it's got 2 syllables, yeah? Nel and so, yeah? La parola è fatta di 2 sillabe, nal e so. So the first syllable, nel, yeah? What does it mean? It means all the negative, interdependent causes and conditions that create suffering for ourselves and others, yeah? La prima sillaba nal indica proprio tutte le cause e le condizioni interdipendenti che creano sofferenza. Questo è nal. Yeah, and the second part of the word, so, yeah, the second syllable, is all the positive interdependent causes and conditions we need to create, to generate in order to produce happiness and well-being and peace for ourselves and others and the environment, yeah? So invece sono tutte le cause e le condizioni interdipendenti che dobbiamo creare per avere pace, rilassamento, guarigione per noi stessi, per gli altri, per l'ambiente. So it's like the first part, yeah, is like the bad news, and the second part is like the good news, basically, yeah, okay? Quindi, detto in parole povere, la prima parte della parola nal sono, come dire, le brutte notizie e so sono le buone notizie. Okay, the first, when it means, okay, the first bit, yeah, there is suffering. What it means is this is the human condition, yeah? We're never satisfied. There's always something wrong, you know, either overtly or in a subtle way, yeah, okay? La prima parte è che questo è il reame umano e quindi è dominato dalla sofferenza e in qualche maniera c'è sempre, in un modo o nell'altro, c'è sempre qualcosa che non va. Okay, and we talk a lot about this in the Buddhist philosophy and the sutra texts, no? But for example, yeah, we have okay, nobody wants pain, yeah, okay? But they say even if you have something pleasurable, it's not it's impermanent, yeah, and it will change into suffering if you do enough of it, yeah? Per esempio nel buddismo si parla tantissimo di questo argomento, che anche le cose che in generale si sperimenta la sofferenza, il dolore, però anche cose piacevoli, prima o poi possono cambiano in qualcosa di sgradevole, spiacevole, avvilente, eccetera. Okay, for example, let's think of something that most people like, chocolate. Yeah, most people like chocolate, yeah, okay? So most people would think eating chocolate is a very pleasurable experience and it's a good thing, yeah, okay? Per esempio, per fare un esempio pratico, a tutti piace la cioccolata e quindi in genere si pensa che mangiare cioccolata sia una cosa estremamente piacevole e positiva. However, if eating chocolate is a truly pleasurable thing, the more we eat, the better it would be, no? Yeah? Ma se fosse un piacere reale, allora più cioccolata mangiamo, meglio staremmo, insomma. Yeah. So then the Buddha always said, you know, don't believe me, you don't have to believe anything with faith, with blind faith. What you should do is experiment my teachings, yeah, okay? Il Buddha stesso ha sempre detto, non dovete credere come fosse con fede cieca quello che dico, ma dovete sperimentare voi stessi. Okay, so this one we can try at home, yeah? Quindi possiamo provarlo noi stessi a casa. So we get the best chocolate we can find, like, you know, one of those really good Swiss ones, you know, with like the little orange bits inside, the 90% chocolate, whatever is your favorite, anyway, the best chocolate you can find. La migliore cioccolata che troviamo, la migliore, quella che ci piace di più, la qualità migliore che ci sia. Okay, if you can't go out, you can order it on the internet. Anyway, you get the best chocolate you can find. Potete anche ordinarla su internet se non potete uscire. Comunque, prendete la migliore cioccolata che potete trovare. And you get few bars, yeah, okay, not just one. Non una tavoletta, parecchie, un po'. 10 tavolette. Okay. And it's absolutely your favorite, yeah, okay. La vostra preferita in assoluto. Okay, then okay, wow, fantastic, first one, it's really nice, yeah, okay. Quindi mangiate la prima tavoletta. And maybe up to first is really good, no? Okay. La prima sicuramente buonissima. Maybe second could be too, yeah. La seconda magari ancora vi piace, buona. But already by the third it's a bit like not so nice, no? Però già a partire dalla terza stecca di cioccolata probabilmente non è più così buona, già inizia. You know, so unfortunately everything is like this. I mean, all the things that we like, I don't know, like sunbathing, I don't know, chocolate, anything pleasurable. The thing is it will eventually change into the opposite, yeah? E comunque la sostanza di questo discorso è che se guardiamo un po' tutto quello che viviamo nel samsara, anche le cose migliori, tutte le cose piacevoli, come per esempio prendere il sole, a un certo punto diventa il contrario, diventa una cosa negativa, spiacevole, dannosa, eccetera. I mean, and okay,
joking apart from this, there's many kinds of different big and small sufferings and problems and difficulties in life, isn't there? Like also aging, sickness, death, all kinds of difficult things to face emotionally. No? Comunque, a parte questo tipo di negatività, in generale nella vita ci sono un sacco di esperienze che emozionalmente, fisicamente è difficile affrontare, cose che creano sofferenza e difficoltà, ansie, ce ne sono un sacco. Actually, Rinpoche, no, Lama Gangchen, he said, you know, he wished to show us like a way to do. He was making a series of books called "Overcoming the Four Sufferings," yeah, which we still have to print, yeah. And he wrote down, you know, I write for him now, many different solutions for these four major sufferings of life, yeah. How to deal with aging, how to deal with sickness, and how to face death, yeah, in a positive way. Yeah? And he definitely demonstrated that, definitely in all phases of his life, yeah. Rinpoche l'ha scritto con Lama Caroline dei testi che ancora non sono stati pubblicati riguardo superare le sofferenze, le quattro sofferenze, no? Metodi per superare i quattro tipi di sofferenza, che sono le sofferenze primarie di un essere, e cioè le sofferenze legate alla nascita, all'invecchiamento, alla malattia e alla morte. E Rinpoche stesso è stato un esempio di come fare ciò nella vita quotidiana, lui stesso ha mostrato. Anyway, first noble truth is there's suffering, yeah? And the second noble truth is basically we are responsible for our own suffering, yeah? La prima nobile verità dice che è la sofferenza. La seconda nobile verità, che è la causa della sofferenza, dice che fondamentalmente noi siamo responsabili della nostra sofferenza. In sintesi dice questo. Because, you know, normally if we have some problem, we just blame, I don't know, the government, somebody else, our partner, anybody else is like, you did this. We all do this, no? We all have this tendency, there's something wrong and blame somebody else, yeah? Tutti abbiamo la tendenza a, quando c'è qualcosa che non va, sperimentiamo una sofferenza di qualche tipo, abbiamo la tendenza ad accusare qualcun altro. È colpa del governo se non ho questo, è colpa di mio marito, di mia moglie. Tutti abbiamo questa tendenza. Yeah, or whatever. The food, the weather, anything. Il cibo, il tempo, il clima. Coronavirus. Il virus. Yeah, always blame, there's always something external to us. Sempre qualcosa di esterno a noi che viene accusato da parte nostra per essere causa della nostra sofferenza. But the Buddha, he said, you know, we are all responsible for our own experience. This is why Buddhism is not popular in the West, by the way. Il Buddha invece ha detto: siamo tutti responsabili delle nostre proprie esperienze. Forse questo è il motivo per cui il buddismo non è poi così diffuso because we have to take responsibility for our own lives if we follow the Dharma, yeah? Perché seguire il Dharma significa prendersi la responsabilità della propria vita, quindi è un percorso impegnativo. Yeah. Anyway, so this is like the bad news. Okay, there's suffering and we are responsible for it. Yeah? Quindi le cattive notizie sono che c'è la sofferenza e che di base noi siamo responsabili della nostra sofferenza. Questo è il lato we're responsible for our own experience. Yeah? Che fondamentalmente siamo responsabili di tutte le nostre esperienze. But actually, that's not really such a bad news, because if we're responsible, that means we can choose how to react to things. Yeah? Al tempo stesso non è una cattiva notizia, perché se siamo responsabili vuol dire che possiamo scegliere come reagire alle esperienze. Because, you know, it's true, no? Like two people can have the same experience and react in different ways, yeah? It's not, for example, if something, we say, bad happens, one person can react in a different way from the other, no? Perché è evidente, no? Che alla stessa situazione due persone possono reagire ciascuna in un modo differente. Quindi questo è evidente, cioè la nostra responsabilità è la reazione. Yeah. So if we were not responsible for our own experience, we would just have to accept, wouldn't we, life? We're just like, okay, I just have to suck it up, you know, that's it. There's nothing to do, you know? Yeah, I have to accept, this is my, you know, my destiny, and I have to accept, but comunque, se pure non accettassimo il fatto di essere responsabili della nostra vita e delle nostre esperienze, allora dovremmo semplicemente dire: ok, cadono dal cielo, è così, non posso fare niente. Cioè, l'alternativa non c'è, l'alternativa è non fare niente, accettare che tutto avvenga senza nessuna possibilità di azione. I remember in the Buddha's time, this was actually one philosophical view in India, that if you're born into one jatri, one caste, that's it. You have to accept that life, that situation, And the Buddha himself was very much opposed to that. He said, no, you know,
we're responsible and we can change things for the better if we know how to do so, yeah? Nella cultura indiana, nell'antica cultura indiana in particolare, per esempio c'è questo concetto di accettare le cose per quello che sono. Per esempio, se sei nato in una certa casta, devi accettarlo così e basta. Invece il Buddha cambiò in un certo senso questo punto di vista, perché disse che possiamo noi trasformare, cambiare, è nostra responsabilità è farlo, e possiamo farlo, abbiamo la capacità. Actually, the historical Buddha, Shakyamuni, no? One of the things he used to do in India, they had in ancient times, they had this very strict like caste system, yeah, Brahmins and warriors and business people and laborers, yeah, okay, 4 castes basically with subdivisions, yeah. And it was extremely rigid, you know. So what the Buddha would do, for example, many times if, let's say, a noble person came with their servants to be ordained as a monk, yeah, he would make the servant be ordained first before the noble person, yeah, because in the monastic assembly, yeah, where you sit depends on who gets ordained first, yeah. So then the noble would sit behind the servant, yeah. So he was trying to show, remember she always said the Buddha was showing democracy, yeah. Didn't he? He said many times, yeah, that the Buddha showed that, yeah. Cioè, per esempio nell'India, specialmente nell'India antica, c'era tantissimo la divisione delle caste, e quindi nella cultura indiana questa era una cosa molto rigida, quindi c'erano i brahmini, quindi la classe più elevata, i nobili, eccetera, poi c'erano i mercanti, i guerrieri, i mercanti, e poi i cosiddetti sottocaste, cioè praticamente Sudras is like laborers, and then there's untouchables, yeah, out of caste, yeah. There's another one, yeah. Another one. Yeah. I lavoratori, e poi c'erano anche i sottocasta, che è un'altra casta ancora più in basso. Era molto rigida anche nella cultura delle persone questa suddivisione in caste, però il Buddha invece, come Rinpoche stesso ci ha detto tantissime volte, era estremamente democratico, e quindi se per esempio andava da lui per essere ordinato un nobile con il suo servitore, il Buddha ordinava prima il servitore e poi il nobile, giusto? Yeah, yeah. And the whole idea, one of the important ideas of the Buddhist Sangha was democracy and equality between people, yeah? Una delle idee importanti nel Sangha del Buddha era la democrazia e l'uguaglianza sostanzialmente tra le persone del Sangha. Okay, so anyway, okay, Nel so, yeah? Nel is the negative interdependent causes and conditions that create suffering for ourselves and others, the things that we need to abandon, yeah? Okay? Quindi tornando alla parola nalso, nal rappresenta l'interdipendenza di cause e condizioni che dobbiamo abbandonare perché ci portano sofferenza. Okay, the third and the fourth noble truth is like the good news, the good part, yeah? And that's how to create happiness and well-being for ourselves and others, yeah? Invece la terza e la quarta nobile verità sono come creare benessere per noi stessi e per gli altri. Okay, so the third noble truth is it's possible to become completely peaceful, completely happy, completely overcome all negative emotions, completely expand and purify your mind, yeah? La terza nobile verità vuol dire che indica che è possibile diventare pacifici, felici, espandere completamente il proprio corpo e la propria mente. And the fourth noble truth, there's a way, there's a path, there's an educational system to achieve that, yeah? E la quarta nobile verità è che c'è un sentiero, un sistema educativo per raggiungere questa pace, questa serenità, eccetera. So Rinpoche, you always used to say famously, every day we need to do one less negative thing and one more positive thing, yeah? Il Rinpoche diceva sempre, ogni giorno dovremmo fare una cosa negativa in meno e una positiva in più. He used to say, it's true, no? Every cup of coffee less is self-healing, every cigarette less is self-healing, every Coca-Cola less is self-healing, and so on, didn't he? Per esempio diceva Rinpoche, ogni caffè in meno è autoguarigione, ogni sigaretta in meno è autoguarigione, ogni qual era l'altro? Coca-Cola in meno, o comunque queste cose diciamo non fanno proprio bene, ognuna in meno, anche solo una in meno è autoguarigione. This is what Rinpoche's first, let's say, book, let's say, is called Nalso Tantric Self-Healing 1, yeah, okay? Autoguarigione Nalso 1 contiene proprio questo insegnamento di Rinpoche. And this was actually like the notes from one retreat that Rinpoche did in Brazil many years ago, okay?
E questo libro venne fuori dagli appunti presi durante un ritiro che Rinpoche aveva fatto in Brasile 35 anni fa circa. Okay, and as far as I know, as far as I remember, this was in, correct me, sorry, if any friends if I'm wrong, but I believe this was in Ilhabella, no? In the house of, sorry? Cosi says San Paolo, in one of Lama Michel's family houses, no? Yes, of his parents, no, was it? Yeah. The notes were written by Bell. Yeah, and the translator was Claudio, wasn't it? Claudio Cipulo, yeah? Actually, by the way, any Brazilian friends, if you have a copy of this, please scan it and send it to me, yeah? The original in Portuguese, yeah? Okay. Comunque, cari amici brasiliani, questo libro Tokura 1 appunto è nato in Brasile dagli appunti che la Bella prese da un corso che teneva Rinpoche in cui parlava di queste pratiche di autoguarigione, dove appunto fare una cosa negativa in meno, una in più al giorno, eccetera, eccetera. E Lama Caroline dice: se qualcuno in Brasile, amici brasiliani, se qualcuno di voi dispone di questo libro, questo libro, per favore ne faccia l'originale proprio in portoghese, ne faccia la scansione e lo mandi alla Lama Caroline. Grazie. Okay, how did Rinpoche get to Brazil? E Rinpoche come è andato in Brasile? Okay, so this is what I remember. Also, please correct me, any details of Rinpoche's history if I'm wrong, yeah, but we said before, no? Rinpoche was, he was 7 years with Kyabje Song Rinpoche, his attendant, yeah, okay, in Varanasi, yeah. He was supposed to have been in the Sanskrit university, but in reality he was going around much more interesting, no, doing retreats and learning the Dharma with Kyabje Song Rinpoche, okay. And he said he never went to the Sanskrit class and he always came last, but of course, because he's Rinpoche, the last year he got the top mark, yeah. E quindi riguardo alla vita di Rinpoche, come dicevamo, Rinpoche là è stato per 7 anni attendente di Sua Santità Kyabje Son Rinpoche, e all'epoca erano a Varanasi in India e Rinpoche doveva frequentare l'università sanscrita, però invece che andare a lezione andava quasi sempre con Son Rinpoche in giro a fare ritiri e cose del genere, e chiaramente siccome Rinpoche nostro era una persona eccezionale, è una persona eccezionale. So Rinpoche, Gangchen Rinpoche was Song Rinpoche's attendant, no? So he was always going around whatever Kyabje Song Rinpoche needed. So he says many times they were in a rickshaw, you know, and he was asking the Dharma questions to Kyabje Song Rinpoche, no? Che andavano magari nel rickshaw, che è il tre ruote indiano, e Rinpoche là, Gangchen Rinpoche chiedeva a Son Rinpoche domande di Dharma, e quindi Son Rinpoche gli dava. Yeah, so then Rinpoche learned, Rinpoche by himself has many, incredible past lives, but he learned directly the tantric healing tradition from Kyabje Song Rinpoche. E Rinpoche là, a parte le sue vite precedenti, in cui era già un lama guaritore, un maestro guaritore, e comunque molte delle pratiche di guarigione le ha imparate proprio da Kyabje Song Rinpoche. Okay, so after our Rinpoche was with Kyabje Song Rinpoche, he spent maybe 10 years going around the Indian subcontinent as a healer. So he would go around doing healing pujas around the Tibetan refugee community, and also in Sikkim, he went there, yeah? Sì, e quindi le Gangchen Rinpoche là, dopo essere stato attendente di Son Rinpoche per 7 anni, poi ha viaggiato in India come guaritore per 10 anni circa, è stato anche in Sikkim e anche lì era guaritore. Okay, became famous in Sikkim because the Queen Mother of Sikkim, she had an eye problem, and Rinpoche had a special connection with the open eye Chenrezig practice. So it's an eye healing practice, yeah? So as a result of this, he cured her eye problem, yeah? So then he became very famous in Sikkim, yeah? In Sikkim Rinpoche diventò famoso perché era un guaritore appunto e curò da una malattia agli occhi la regina madre. Rinpoche era un praticante di Chenrezig che apre gli occhi, era una delle sue pratiche del cuore, diciamo così, e quindi diventò famoso per aver fatto questa guarigione miracolosa degli occhi della mamma della regina madre. Actually, at this time, in the 1960s, many of the refugee Tibetans, they're very poor, so they were working like on the road construction in the Himalayas, yeah, okay? They're this kind of job, like very dangerous, yeah? And many times they would, as they blast the Himalayas, rocks, so they have to use dynamite and blow up the rocks to make the roads, yeah? So many people were injured during the road making of yeah? So another thing that Rinpoche became famous for was teaching the Poa, the transference of consciousness, to the Tibetan
refugees who were building the roads in the Himalayas, yeah, because it's very dangerous and many people would die in accidents, yeah. Un altro motivo per cui Rinpoche diventò famoso in quegli anni, che erano gli anni 60, gli anni in cui lui era in India per l'appunto, è perché c'erano i rifugiati tibetani che venivano dal Tibet, che erano rifugiati in India all'epoca e che erano estremamente poveri e molti di loro lavoravano nelle costruzioni, quindi per esempio nella costruzione delle strade, delle gallerie, e quindi utilizzavano la dinamite, molte volte molte persone perdevano la vita. E quindi Rinpoche diventò famoso perché insegnava ai tibetani e rifugiati le pratiche del Powa per trasferire la coscienza al momento della morte. Anyway, in Tibetan Buddhism, we have lamas, no gurus, and there's many different kinds of gurus. Yeah, some are like, I don't know, like philosophy teachers. Some, you know, they're specialized. Some are like astrology teachers. Some are doctors. Some are tantric masters. We have different kinds of lamas. Yeah, okay. Nella tradizione buddista tibetana ci sono differenti tipi di lama, di maestri, di guru. Ci sono i lama che sono specializzati, per esempio, nell'insegnamento dell'astrologia, lama astrologi, lama guaritori, lama filosofi, esperti nell'insegnamento di filosofia, psicologia buddista. Ci sono differenti tipi di lama con qualità differenti. Okay, so Lama Gangchen, as he traveled around India, became famous for being a healing lama. Yeah, okay, so so when he was young in Shigatse, yeah, he studied medicine even when he was at a young age, like 8, 9, 10, 11, 12 years old, yeah. So he'd always been interested in in Himalayan medicine, yeah, okay, in the Ayurveda tradition. Yeah? Gangchen Rinpoche è stato molto conosciuto come lama guaritore ed è sempre stato sin dalla giovane età, aveva 8-9 anni quando era ancora Shigatse in Tibet e già era interessato alla medicina tibetana, alla medicina himalayana e alla medicina ayurvedica, quindi aveva una particolare predisposizione per le cure, la medicina naturale, eccetera. Era un lama guaritore. Okay, also he learned from Kyabje Song Rinpoche many different traditions of tantric healing. Tantric healing means if somebody becomes sick, yeah, okay, first you go to the doctor, no? Okay, and go and get the medicine and stuff, yeah? Change your diet, change your behavior, yeah? If none of this works, you're going to see a lama, yeah, in the Himalayas, yeah? Because maybe there's some karmic cause, some other kind of energetic cause that you need to do a puja, do something to take care of the health, yeah? To balance the body and mind, yeah? So Rinpoche was specialized in this, yeah? E quindi nella tradizione himalayana, anche antica, quando una persona sta antica bene, anche moderna, sì. Quando una persona è malata, cioè ha dei problemi, solitamente va dal medico e gli dà magari delle istruzioni sulla dieta, il comportamento, delle medicine, bagni, tutte queste terapie. Se niente di tutto ciò funziona, la malattia persiste, allora la persona andrà da un lama guaritore, perché magari ci sono dei problemi di energia, la connessione tra le sue energie del corpo e della mente, esterna, interna, eccetera. E quindi Rinpoche era proprio specializzato in questo, la medicina tantrica per l'appunto. So anyway, Rinpoche was traveling around India doing this within the Tibetan community, but at a certain point he also came into contact with Western people, and he actually was in Goa, you know, Goa in South India, and he saw all these like hippie people, you know, hippie Westerners, yeah, like kind of freaking out, doing this sort of rave parties and stuff, yeah. And he thought, oh, these people, they really need help. Totally out of balance. Appunto negli anni 60-70 Rinpoche girava in India come lama guaritore, si prendeva cura delle persone, aiutava ovunque ci fosse bisogno, le persone che si avvicinavano a lui, eccetera. A un certo punto è lì in India, a Goa in particolare, a sud dell'India, che vide per la prima volta probabilmente gli occidentali che facevano i rave party, li vide e disse, cavoli, questi sì che hanno bisogno di aiuto. Anyway, so Rinpoche, he put up a tent, yeah, so actually some of our Rinpoche's first disciples, they met Rinpoche there, you know, like, so they're not feeling well, and they went in the tent, and Rinpoche was there and would heal them, you know, it's like psychologically or with like natural medicines, yeah. Qualcuno dei primi discepoli occidentali di Rinpoche lo hanno conosciuto proprio lì in India, e a un certo punto a Goa Rinpoche aveva fatto una tenda, un gazebo dove visitava i pazienti praticamente. I believe they had a green cross on it, I believe.
forse c'era una croce verde su questa Yeah, gazzetta. because Rinpoche always I liked this don't know. idea of a green cross, you know. Che Rinpoche aveva questa idea della croce verde. Mm. In ogni caso lì le persone si avvicinavano, magari avevano bisogno di aiuto emozionale, psicologico, fisico, qualsiasi tipo di aiuto. Lui così ha conosciuto i primi occidentali. Okay, I think you met there Ariella, Monica, Benvenuta, Monica, sì. and Claudio, I think. Monica e Claudio, ma no. Ah sì, anche Claudio, sì. Yeah, I think so, yeah. Anyway, this Monica e later due we'll ask them. Claudio. Yeah. I think due Claudio e Monica e Yeah. Claudio Cipullo. Comunque Yeah. Lama Caroline chiederà conferma, Monica, Claudio Cipullo, l'altro Claudio Bianchi, mi sa che hanno conosciuto Rinpoche a Goa in questa tenda. Mhm. Okay, by the way, this summer, in Albaniano, we're going to have the summer retreat. Okay, details we will announce officially, of course, yeah? Huh? Yeah. Okay, later. But one of the things we would like to do this summer is to like share stories and memories and songs of Rinpoche, okay? So, okay, obviously it depends, like as people can meet together, yeah? But for example, this summer, like for example, Monica, all these friends, we hope they will actually share their story and we'll actually, if they like, we'll stream it, you know? Certo. Yeah. Quindi quest'estate, l'estate prossima, non sappiamo esattamente cosa si potrà fare, eccetera. Well, Quindi it will be announced officially, the details ci of the retreat saranno later. chiaramente ufficialmente ci saranno delle comunicazioni che riguardano il ritiro dell'estate. Comunque ci sarà il ritiro d'estate in qualche maniera, e quindi la Lama Caroline diceva che sarebbe molto bello se proprio questi vecchi discepoli, per esempio, potessero venire, che sia in streaming, che sia dal vivo, questo vedremo, a raccontare le storie della loro quando hanno conosciuto Rinpoche, la loro esperienza, anche appunto di quegli anni lì, i primi. Okay, so I'm telling the story now, but anybody who likes to correct the stories, you're welcome Quindi to come. Caroline sta raccontando un po' le storie come lei lo conosce, ma se qualcuno che sta seguendo il programma vuole poi dire ah no, io c'ero, ti dico io com'era, magari sta facendo degli errori, e lei spera che poi sia corretta dalle persone in causa. So anyway, Monica Benvenuti, who now lives in Albaniano, she was in Goa and then she met Rinpoche, you know? And later on she was able to invite Rinpoche to Brazil, actually, you know? Sì, comunque Monica Benvenuti, che ora vive qui ad Albagnano, lei conobbe Rinpoche a Goa e lo invitò ad andare in Brasile. And from there, Rinpoche came to São Paulo, you know, and met the first of his Brazilian disciples, including Belle and Danielle. Sì. E quindi Rinpoche andò in Brasile e lì ha incontrato i suoi primi discepoli brasiliani, inclusi Daniel e la Belle. Okay, and then start, I believe, this first retreat, no? E poi probabilmente which I believe was in Ilhabela. Maybe I'm wrong, but I always heard it was in Ilhabela. Yeah? Ah, okay. I know San Paolo, but maybe Anyway, don't know. so we asked. Comunque Rinpoche andò in Brasile, probabilmente è lì che poi lei ricorda Ilhabela. Io pensavo a San Paolo, comunque vedremo chi c'era, ci racconterà dove è stato e dove Rinpoche ha dato questi insegnamenti, da cui poi è stato tratto questo libro Tokura 1. Okay, and in the combined practice book, which we're going to publish really soon, which actually Rinpoche requests that this year, okay, we're all very sad and that Rinpoche has passed away, undoubtedly, but Rinpoche said anyway, please do the combined practice and try and be positive, go deeper into the practice, you know, try and be joyful somehow, you know. Yeah. Naturalmente tutti siamo tristi perché Rinpoche ha lasciato il corpo, naturalmente, però comunque come Rinpoche stesso ci ha incoraggiati tante volte e dobbiamo adesso approfondire le pratiche, andare più in profondità. Lui stesso l'ha detto diverse volte, per esempio mettere a punto, già stata messa a punto, e tra poco sarà pubblicata questa pratica, tutte le pratiche Nalso combinate in forma sintetica. Rinpoche stesso alla fine diceva appunto di fare queste pratiche e questo è stato un po' l'ultimo libro che abbiamo preparato con lui. And in fact you have here Carmen, Sì. don't you? Yeah? Because Carmen's working on it, editing it, no? Sì. And together with Sarah. Yeah? Sì. And let's have a look. And the first part is Nalso's Tantric Self-Healing 1, no? Sì. So according to this first one is practice of Buddha Shakyamuni, Om Muni Muni Maha Muni Sì. Shakyamuni Asoha. Sì. Yeah. Esatto. And many other beautiful things, yeah. And 7 astrological healing practices, Yes, also. Yeah. And Panashower, yeah. Sì. Very, very contemporary, yeah.
Sì, è vero. Mangiusci nero Yeah. also very content. Yeah, open eye chin raise, yeah. Yeah, okay, so anyway. Yeah. Anyway, so that's what we were thinking, to gradually, like to go through all this, like, like self-healing one. Who's my friend? Who's my enemy? Every day do one less negative thing. Every day do one more positive thing. Yeah, like old Rinpoche's peace slogans, and try and understand them a bit better. It's about time, no? After all these years, no, that we try and apply them a bit more seriously, no? Quindi l'idea è, con questi nostri incontri, in questo periodo, come già stiamo facendo e abbiamo intenzione di continuare secondo questa strada, l'idea è quella di approfondire una ad una, partendo dall'inizio, le varie pratiche, i vari insegnamenti dati da Rinpoche là, e quindi abbiamo cominciato con autocura 1, autoguarigione 1, e quindi la pratica di Buddha Shakyamuni, il fatto di fare ogni giorno una cosa negativa in più. No, negative, less. That's what we actually do. That's what we actually do. Una cosa negativa in meno, una positiva in più ogni giorno, o il fatto di imparare a riconoscere quali sono i veri nemici, quali sono i veri amici. Questi sono tutti insegnamenti di autoguarigione 1, e quindi quello che stiamo facendo e che continueremo a fare, pian piano approfondire le varie pratiche. Poi appunto abbiamo questa versione combinata dell'Enalso, e pian piano approfondiremo tutto. So I'll try and find a copy of Nalso, the book Nalso Tantric Self-Healing One, and we'll look at what it actually says. It's so many beautiful things, actually. Sì. Comunque leggeremo insieme, adesso tireremo fuori un libro, Autoguarigione 1, Self-Healing 1, leggeremo insieme delle parti, perché è pieno di spunti molto molto belli, interessanti. Anyway, so like this. Oh, one other thing I just want to know, so we're almost out of time today, but I wanted to share one story with you, yeah? Okay? One time, our Rinpoche, Gangchen Rinpoche, met with His Holiness the Dalai Lama. Now, I've no idea where, but anyway, somewhere they meet, okay? Yeah? And His Holiness the Dalai Lama asked Gangchen Rinpoche about this Om Muni Muni Maha Muni Shakyamuni Soha, yeah? Okay? And he says, usually it's Om Muni Muni Maha Muni Soha, yeah? Okay? Yeah? There's no Shakyamuni, yeah? And the Dalai Lama asked Gangchen Rinpoche, where did this come from, And Gangchen Rinpoche said, actually, this is what I heard from Tashi Lumpo, when I was a monk in Tashi Lumpo, I hear like this, yeah. And then His Holiness said, actually, it doesn't matter which textual source, which book it comes from, because obviously it works, Yeah? E quindi Lama Caroline diceva, le piace raccontare questo piccolo episodio riguardo alla vita di Rinpoche, che una volta, many years ago, moltissimi anni fa, 30, 40 years ago or something. Probabilmente 30-40 anni fa, anche di più, Lama Gangchen ha incontrato Sua Santità Dalai Lama, e poi ha raccontato questo episodio dove il Dalai Lama gli chiese: ma perché Om Muni Muni Ma Muni Shakyamuni Soha? Perché il mantra tradizionale, quello più conosciuto, non c'è la parte Shakyamuni, è Om Muni Muni Ma Muni Soha. E quindi chiese a Gangchen Rinpoche, che invece utilizzava molto Muni Muni Ma Muni Shakyamuni Soha, dice: ma perché questo, da dove viene? Io non so, di solito non si sente. E Rinpoche disse: l'ho sentito a Tashi Lumpo, lì che nelle orecchie mi è entrato questo mantra recitato in questo modo quando ero bambino, probabilmente a Tashi Lumpo, era monaco, studiavo eccetera. It was there from the age of 12 onwards, yeah? From the age of 12 till I think 22. A Tashi 20, yeah. Rinpoche l'ha frequentato Tashi Lumpo, il monastero di Tashi Lumpo, tra i 12 e i 20 anni. E comunque il Dalai Lama chiese da dove viene, lui disse: l'ho imparato a Tashi Lumpo, e il Dalai Lama a questo punto disse: però non so bene da dove venga, certo è che funziona. Because in the Tibetan tradition it's always like, which source does it come from, which text, Perché sempre i tibetani per tradizione hanno, diciamo, questa mania, ma da dove viene, da quale testo, da quale lignaggio, da quale... Anyway, so like this. So maybe let's do our first ever Nalso retreat again on Muni Muni. Was it 10 mantras, Carmen? 10 mantras. Was that your first retreat? Yeah. Sì. Ok, adesso faremo qui una replica del nostro primo ritiro con Gangchen Rinpoche. Which you did in Milano or Kathmandu? Actually, we did both. Yeah. I don't remember which one first. We did I think first in Kathmandu, questo 10 We still have the recording of 10 this. 10 mantra Kathmandu. Sì. Poi then we used to do also Milan.
A Kathmandu facciamo questo primo ritiro con 10 mantra Muni Muni che ci sembravano molto molto difficili, faticosi e lunghi, e quindi adesso faremo una replica di questo ritiro qui insieme e recitiamo 10 Okay, mantra so di we'll Buddha do Shakyamuni. that, and then we will do the prayer for Rinpoche's swift return, written by Kyabje Pabonka Rinpoche and Kyabje Trijam Rinpoche. And please, all of you, as much as you can you do this? Yeah, because then Rinpoche always encourages a lot to do a lot of everything, didn't he? Like not few mantras, many mantras. So if we do, many of us do many requests, maybe it helps for Rinpoche to come back more quickly. Yeah, more quickly. Yeah. Quindi ora facciamo insieme 10 volte il mantra di Buddha Shakyamuni e dopo recitiamo insieme le preghiere di rapido ritorno scritte da Sua Santità Trijam Rinpoche e Sua Santità Pabonka Rinpoche. Lama Caroline dice: Rinpoche là ci ha sempre insegnato a fare un sacco di mantra, un sacco di Millions, no? millions, Yeah. e sempre queste raccolte Sog offerings, Albaniano, sì, so far, sì. no? Now it will be almost 6 Yeah, because it was already more than 5 million. You said this was like our spiritual bank account, didn't it? Yeah. Quindi Rinpoche l'ha sempre insegnato che è un conto bancario spirituale il fatto di accumulare invece che tanti soldi, tanti mantra, no? Lui ha sempre dato molta importanza a questo tipo di pratica, al suo valore, alla sua preziosità, eccetera. Quindi noi per esempio ad Albagnano qui abbiamo già recitato quasi 6 milioni di offerte dello zoo, 5 milioni, 800 mila, qualcosa del genere. Quindi c'è una grande accumulazione di questo tipo di virtù, di energia positiva, e quindi Lama Caroline invogliava tutti a recitare quanto più possibile le preghiere di rapido ritorno per Rinpoche là, che sono appunto sul sito, nelle chat, eccetera, eccetera, e per magari se tutti le recitiamo tante volte, e lui è invogliato a tornare prima. Oh, and also one last thing before Carmen does the first ever Nalsa retreat, 10 mantras, yeah. On this live chat, okay, I can see something. My glasses on, yeah. If anybody, would like to ask some questions, okay, maybe we give little space at the end, for question and answers, yeah. Sì, se volete è possibile scrivere qualche domanda per domande e risposte nella chat dello streaming, e scusate se finora non l'abbiamo letto tanto la chat, perché per insegnare io non riesco anche a leggere la chat, e per cui ripetete o fate pure la domanda adesso. Questo può essere fatto ad ogni lezione, alla fine possibile mandare. Actually, now I've got my glasses, and we're both looking now, like with our glasses at the thing, yeah. So it says actually the first retreat of Self-Healing 1 was in São Paulo, in Shide Chusog Center, and we have copies, yeah. And then Monica was there, yes. And then Danielle says the first retreat was in Campos de Jordão, in Belle's mother house. Okay, so in Campos, where Rinpoche is now building the beautiful temple of heaven and earth. Yeah? Quindi Daniel l'ha scritto nella chat dal Brasile che il primo ritiro è stato fatto in Campos de Jordão, è lì che è adesso in costruzione uno dei progetti di Rinpoche, quindi uno stupo mandala di Borobudur, una replica. And he said then we took Rinpoche to Ilhabela, which is a beautiful island off the coast of Brazil, yeah. To our beach house for a weekend, yeah. So Self-Healing 1 come out like this, yeah. E quindi c'è anche di mezzo Ilhabela, perché dice Daniel che poi dopo Campos andarono a Ilhabela. Amazing, no? Actually now, we all know, no? Rinpoche is building, here we have the temple of heaven, of earth in Albaniano, almost ready, beautiful. And the second temple of heaven, of earth is in Campos, yeah, in Brazil, yeah. Temple of Great Love, yeah. Quindi, but anyways, looks very similar, no? It's Rinpoche's second big temple, isn't it? Yeah? Quindi il Tempio del Cielo e della Terra qui ad Albagnano è bellissimo e i lavori sono quasi finiti e quindi è quasi completo il Tempio del Cielo e della Terra, e però poi c'è anche un altro di questi grandissimi progetti di Rinpoche, che è il Tempio del Grande Amore, che è a Campos de Jordão in Brasile. Interesting, Carmen, no? Like Rinpoche's first retreat was in Campos, and then we say together with all our Sangha helping, yeah, help us to tell the story, no? And Rinpoche received the key of the city of Campos, and then gradually he got the possibility to build the temple, which is still in construction at the moment, yeah? Okay. All'epoca Rinpoche ha ricevuto a Campos de Jordão le chiavi simboliche della città,
è proprio lì che adesso si sta costruendo il Tempio del Grande Amore, quindi questi sono tutti i risultati del suo operato. And I was saying the other day, no, that both of our Rinpoche big temples, no, they're like where the horses were trained, you know, in the past, and so it's like this karmic connection with Chandaka, you know, the Buddha's charioteer, who was Rinpoche's guru, the third Kyabje Trijang Dorje-chan, who was the reincarnation of Chandaka. Yeah? Interesting, isn't it, all these E things? quindi questi due templi molto importanti, il Tempio del Cielo sulla Terra di Albagnano e il Tempio del Grande Amore di Campos, entrambi sono costruiti sulla struttura di quello che sarebbe stato un galoppatoio, e quindi questo è anche molto simbolico di questa connessione straordinaria tra Rinpoche e il suo guru Radice, che è Sua Santità il terzo Kyabje Trijang Rinpoche, il quale in una sua vita precedente è stato Chandaka, ovvero l'auriga, il cocchiere del principe Siddhartha, e quindi i cavalli sono... So you can see here, can you see above me on the streaming? This is Rinpoche's throne. Above is the image of the third Kyabje Trijang Dorje-chan. Now, Rinpoche had so incredible guru devotion, no? Rinpoche aveva una devozione straordinaria per il suo guru Radice, Kyabje Trijang Dorje-chan, che potete vedere nell'immagine che c'è sopra il trono. It was really an incredible example for us, too. E Rinpoche con la sua devozione impeccabile, immacolata, stupefacente, è stato per noi un grandissimo esempio. Yeah, anyway, we'll continue. We will never finish, okay? I mean, sometimes we'll teach like in one subject, okay, in a structured way, and sometimes we'll just talk freely, okay? Sì. A volte quindi con questi nostri incontri, a volte come stiamo già facendo, a volte parliamo di un argomento un po' diciamo strutturato, altre volte parliamo un po' liberamente. Yeah, okay. Actually, Rinpoche he always used to speak very freely and look for just cause and condition, didn't he, and respond like the historical Buddha did, yeah? Così come faceva Rinpoche, così come ha fatto il Buddha storico, e entrambi cercavano cause e condizioni per dare lezioni, insegnamenti, rispondere a un qualcosa, e quindi questo stile libero, diciamo. Okay, so anyway, so today we were talking about the origin of the first teachings of the Buddha, which were to the two Burmese merchants, yeah, Bakula and Trapusa, yeah, which Rinpoche always referred to, okay, which was the origin of the Astrological Sutras, yeah. Quindi oggi abbiamo parlato, come sempre, in modo particolare abbiamo parlato dell'insegnamento di Rinpoche, e quindi del riguardo quello che è stato il primo vero insegnamento dato da Buddha Shakyamuni subito dopo aver raggiunto l'illuminazione, cioè l'insegnamento dato a due mercanti sulla strada, ed era l'insegnamento riguardava l'astrologia, e quindi Rinpoche questo l'ha ripetuto tantissime volte, che il primissimo insegnamento del Buddha era sull'astrologia. Okay, so please come and could you do the Ritiro. first Nelson self-healing one retreat, yeah? Quindi adesso facciamo il ritiro numero 1, e quindi 10 mantra di Buddha Shakyamuni. Okay, so remember Rinpoche he had this image of the world peace Buddha with this beautiful tree with peace in all the languages, and from the Buddha's hand is coming this ray, you know, blessing the world. So if we can imagine like that while we're singing the mantra, yeah? Like obviously now the whole world has got this big problem, yeah? Let's Rinpoche has said big problem becomes small difficulty disappear, yeah? So imagine from the Buddha's hand is coming these rays that are pacifying all the difficulties that everybody's experiencing at the moment due to the pandemic and the environment and many other things, yeah? Quindi Lama Caroline suggerisce gentilmente di fare durante questo ritiro che faremo adesso di 10 mantra di Buddha Shakyamuni, di fare la seguente visualizzazione. Tutti probabilmente conosciamo questa tanca inviata da Rinpoche, dove c'è Buddha Shakyamuni in piedi sotto l'albero della Bodhi, e sull'albero ci sono delle foglie, su ciascuna foglia è scritta la parola pace in una lingua differente. Questa è una tanca antichissima fatta da Duccio su commissione di Rinpoche, e poi dalla mano del Buddha che è in piedi sotto l'albero si emana un raggio di luce arcobaleno che colpisce un globo terrestre. E quindi adesso, in questo momento in cui veramente il mondo ha tantissimo bisogno di aiuto, di guarigione,
possiamo immaginare durante la recitazione dei mantra che faremo adesso, immaginare proprio il Buddha, questa visualizzazione dove dalla mano del Buddha si emana un raggio di luce arcobaleno che colpisce tutto il mondo, dando sollievo a tutte le persone, come diceva Rinpoche, possano le malattie grandi diventare piccole, le piccole scomparire rapidamente e pacificamente. Quindi possiamo fare questa visualizzazione. And may the world return in peace. E possa il mondo tornare alla pace. Om Muni Muni Maha Muni Shakya Muni Soa. Om Muni Muni Maha Muni Shakya Muni Soha. 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 Lama Ken, Trinchen Sawe Lama Ken, Lama Ken, Lama Ken, Kyavne Kuntu Lama Ken, Lama Ken, Lama Ken, Trinchen Sawe Lama Ken, Lama Ken, Lama Ken, Kyabne Kuntu Lama Ken. Which one do you have here? Okay. Okay, we're going to repeat this, which is the swift return prayer for Gangchen Rinpoche, written by His Holiness the Fourth Kyabje Trijang Rinpoche. Ora facciamo la preghiera di rapido ritorno per Gangchen Rinpoche, scritto da Kyabje
da Sua Santità il quarto Kyabje Tricham Chotro Rinpoche. Chen Gyalpo Lama Eru Kaha De Chen Tapa Chogi Shelyene De Chen Tap Shen Ye Du Nipo Chen De Chen Yabyu Zugi Da Kyonzo Lo San Tempe Nye Chi Si Pe Mi Tu Ten Do Gyu Zi Me Kyu Yampo Tri Le Dro We Mari Mumpa Cho Chen Pe Lo Dro Ya Pe Nyom Pa Do Gong Kyo Pa Wo Pa Mo So Na Ki Me To Du Dan Ro Mo Ye Ke Dre Kala Chu Pe Su Gi She Shin Du Da Cha Du We So Te Yun Sangon Shi Ve Ku Yidro Wa Zugi Su Shi We Sugi Chodra Na Wa Je Shi We Tu Ni Shen Pe Jam Se Shi De Sen Pa Chen Pun Yu Jon Sho Tu Te Du Si Ni Po Shen Pe Ju Sen Chen Ram Ra Kam Da Mono Ru Do Gu Zi Je Dru Kwa Ri Po Che Ri Me Dro We Nye Chi Nyu Jo Sho Dru Kwa Kyo Ni Dro We Shi De Su Da So Na Kya Shi De Don Du Nye Ji Shi Do Wa Shi De Dro Cho Tu Ma Le De Sin Kyo She Ton Zo Ji Da Cha Re Mon Ni Shi Drupa La Lama Konjo Sugi Tu Ji Da Ke Pa Te Sun Do Je Shu Den Nan Shi Tri Le Ma Ye Ton Dro Zo. Guru Haruka, King of Great Bliss, from the incomparable palace of the excellent liberation of great bliss, you are the quintessence of the ultimate meaning of method and wisdom of great bliss. Father and mother in union of great bliss, please take care of me at all times. You, the Son, unique holder of the doctrine of the noble-minded Tsongkhapa, your rays shine, enabling us to see clearly the Buddha's doctrine of Sutra and Tantra on this vast ground, where your enlightened actions eliminate the darkness of ignorance of sentient beings. To you who increase the wisdom that benefits others, I openly praise. You, Master, accompanied by assemblies of dakas and dakinis, with flowers, parasols, music, and jingling bells, as you manifest your departure to Kyadra Dakini land, we make this longing request. Please think of us for a moment. Your body of peace welcomes migrators with a beautiful smile. Your speech of peace is pleasant to the ear with the sound of Dhamma.
Your mind of peace benefits others thanks to its nature of loving kindness. Great being, Mahasattva of peace, may you swiftly return. Benefiting others with the bodhicitta mind, the nectar-like essence of the Buddha's doctrine, in accordance with the nature and aspirations of each and every sentient being, precious Lord of Siddhas, you who satisfy all wishes, unique, unbiased friend of migrators, may you swiftly return. Lord of Siddhas, you strive for the peace of migrators. I and others also aspire to peace. As long as all sentient beings have not reached the sphere of peace, until then, manifest your holy presence, so that our hopes and aspirations come true. We seek the power of blessings of the Guru and Three Jewels, and especially to you, powerful Dhammapala Doji Shugden, with your 4 types of enlightened activities, support us without failing. Okay, so they're the holy words of His Holiness the fourth Kyabje Trijang Doji Chang. Yeah, okay. Le sante parole di Sua Santità, il quarto Kyabje Trijang Doji Chang. Okay, now we're going to do this one, which you can download off the nalso.org website. Yeah, and we're going to do a request of infallible truth, a request for the swift return of Lama Gangchen Rinpoche, composed by His Holiness Kyabje Pabonka Chokchul Rinpoche. E quindi adesso facciamo invece l'altra preghiera per il rapido ritorno, è scritta da Sua Santità Kyabje Pabonka Chokchul Rinpoche, e anche questa è sul sito nalso.org. Okay. Rabjashi Gigel Dese So che palo zanto buando jecha Tendi tu je tu punje che ne dagire monyu du drupazo Lode kunsan tu gozamo Chuge den tempe nimpo shedrugi Zimpetri leya depewa La dezo dampe chola sowade Kyoku dawa shi dimpa Na so de kyunyo ke kinyeku La yan si ni mo jepe Su dentro na je chempo nyo josho Riru same ome sochen Du yan trupe ma shonu tarsede Sune tu dan sam pedrisu Ki kal tempo mue sonam kupasho Kadan samena da zechu Da kusutugi oto rabawe Nidugu malu rase Ne te kipe mogase Kiepazo Chenre si danchu sunyuze Go jamyang kado shinje gyalpodam Ta ochu gyal doje shuden So ten su gyatso jilen Yelmezo Lume cho sun tempe yila Da gyudre tenchin
Rejo Milushin Dagila Santa Penuto Kimo Pedona Drupasho. Okay, this one's in Italian, so Carmen can read it. Buddha è assemblea di bodhisattva degli sconfinati regni, in particolare Vajradhara Sumatimuni, qui e ora. Per il grande potere della vostra compassione possano le mie speranze e aspirazioni essere realizzate rapidamente. Tu incrementi come la luna crescente le attività illuminate per il mantenimento dell'essenza degli insegnamenti e della pratica di Ganden, quintessenza dell'intenzione inconcepibile, eccellente e profonda del Buddha. A te che superi in splendore qualsiasi rivale, supremo eccellente maestro, faccio questa preghiera di richiesta. Mentre il tuo corpo, come la luna, si è dissolto nella sfera della pace, all'alba di questa preghiera di richiesta mi avvicino e ti supplico. Ancora una volta, svela il sorriso di un nuovo giorno, reincarnati tra noi. Grande sole del Dharma e dei trasmigratori, possa tu presto ritornare. Nel vasto oceano di latte del lignaggio immacolato, un giovane fresco loto di Nirmanakaya fiorisce. Così, con la sua piacevole fragranza di etica, conoscenza e contemplazione, possa tu attrarre come api assemblee di fortunati discepoli. Con una vita esemplare e una condotta pura, come quella dei maestri Kadampa del passato, possa l'eccellente fiamma di 1000 raggi di luce del tuo corpo, della tua parola e della tua mente cancellare completamente l'oscurità e le miserie dei tempi degenerati. Così possa sorgere il boschetto del piacere, della felicità e del benessere. Dharmapala Avalokitesvara Mahakala, protettore del Dharma Manjushika Larupa, re del Dharma Taog e Vajra Bhagavan, oceano di Dharmapala, realizzate le vostre attività illuminate infallibilmente. Per le benedizioni della verità dei non ingannevoli tre gioielli, per il potere dei non ingannevoli sorgere interdipendente, causa ed effetto, e per il potere delle mie intenzioni pure e sincere, possano gli oggetti di queste aspirazioni essere realizzati come io desidero. Okay, so that's the holy words of Kyabje Pabonka Rinpoche. Okay, requesting Rinpoche's return. So please, Rinpoche, come back soon, yeah? Queste erano le sacre parole, le sante parole di Kyabje Pabonka Rinpoche, che chiede alla Lama Gangchen di tornare presto, per favore. Okay, so what should we do now? You want to know? Sì. Okay. Okay. Om Bishwa Shanti Hum. 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 By the power of the truth, peace and bliss forever. Per il potere della verità, pace e gioia ora e sempre. Alle pouvoir della vérité, paix et joie pour toujours. Pelo poder da verdade, paz e alegria agora e sempre. Por el poder de la verdad, paz y felicidad por siempre. Du die Kraft der Wahrheit, Frieden, Freude vor immer. Durch die Kraftbahn der Wahrheit, Frieden, Freude vor alltid. Gissel lite lilian, young your hope and seal. Okay, looking with peace. Looking with peace, guardare con pace.
listening with peace, ascoltare con pace, speaking with peace, parlare con pace, everything with peace, tutto con pace, peace with everything, pace con tutto, by all the holy beings' blessing, con l'attenzione, con le benedizioni di tutti gli esseri santi, and by all human beings' attention. con l'attenzione di tutti gli esseri umani. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Bhagishvari Hum. Om Bhagishvari Hum. Om Bhagishvari Hum. Om Bhagishvari Hum. Om Vajrapani Hum. Om Vajrapani Hum. Om Vajrapani Hum. Om Vajrapani Hum. Mi me se we te chen resi Drime Kempe Wampo Jampeya Dopo Malu Jonse Samweda Gangchen Kepe Sugye Songkapa Losandrape Shara Sowade Nimodele Sendele Nime Kuyandele Shi Ni Sentatu Delepe Kuncho Sungi Jingilo Kuncho Sungi Lodrisol Kuncho Sungi Tashisho. Okay, so thank you all very much for listening. Tomorrow, I think tomorrow Lama Michelle Rinpoche will be teaching. Anyway, we publish on our website or the WhatsApp, whatever. So anyway, please, if you like, tune in, yeah? Okay, and I'll be back after, yeah? Okay, so see you all soon, yeah? Thank you, Carmen. Thank you, everybody, okay? Quindi grazie a tutti, ci vediamo al prossimo streaming. Domani dovrebbe insegnare Lama Michelle Rinpoche, sempre alle 6, Italian time, tempo italiano, orario italiano. E poi Lama Caroline penso sia dopodomani, quindi martedì. E comunque tenetevi be tuned, come si dice? Stay tuned. Stay tuned. And anybody who likes to send me a copy of Nelson Self-Healing 1 in Portuguese, you're very welcome, okay? Siete benvenuti, se qualcuno ha una copia di Autocura 1 in portoghese, se cortesemente ne fa la scansione lo manda a Lama Caroline, grazie mille. Okay, see you all soon, yeah? A presto.